bilanciere va a 80 kg, altezza Red 6 per Piras Annalisa. Si prepari gara. Amici di Directa Sport, buongiorno dall'Auditorium Comunale Andrea Parodi di Budoni. È già iniziata la gara, ma siamo qui per i campionati nazionali sardi di powerlifting. Abbiamo già visto la prima esibizione di Piera Milia, alzata valida. Piera Milia della società di Lula, del Power Club di Lula, categoria 63 kg, peso dichiarato 62,2, ha sollevato 70 kg. Tra poco in pedana Annalisa Piras, 80 kg, categoria 58,5, categoria M3. Siamo con Giuseppe Manca della società di Posala, poi ci direi tu, insomma, iniziano questi campionati nazionali sardi, un modo anche per fare il punto sull'attività del powerlifting in Sardegna. Ciao a tutti, sono Giuseppe Manca, con Sara e Ananio gestiamo la Mechanical Barbell a Posada, che è una palestra, e portiamo alle gare diversi agonisti che fanno questo sport. Partecipiamo abitualmente. Oggi ci troviamo di fronte a una gara con una modalità particolare perché è una single lift, quindi praticamente l'atleta può decidere di svolgere una sola delle tre prove del powerlifting, che sono squat, panca e stacco, oppure anche tutte e tre, perché ci sono anche le gare complete in cui l'atleta deve svolgere tutte e tre le prove e viene giudicato in base al totale, quindi alla somma totale dei chili sollevati su tutte le prove, su tutte e tre le prove. Qua invece si gareggia solo sullo squat, solo sulla panca e solo sullo stacco. Abbiamo portato 24 atleti circa. In questo flight abbiamo 2 atleti, Careddu Alice e Cartassara. Powerlifting in Sardegna ha fatto molti passi in avanti in questi ultimi anni, grazie alla federazione. Siamo molto contenti del movimento. Ecco, abbiamo parlato appunto delle modalità del single lift. Per ogni prova quante alzate sono possibili? Sono possibili 3 prove. La prima prova di solito è il peso d'ingresso, insomma, diciamo un modo per rompere il ghiaccio. Poi ovviamente c'è tutto un discorso strategico dietro e di dove l'atleta vuole andare ad arrivare. Poi ci sono le seconde prove e le terze prove. La terza prova, diciamo, è l'ultima perché l'atleta ha solo 3 prove a sua disposizione e contano la più alta fatta fra tutte queste 3 prove. Quindi se alla prima entro con 100, poi alla seconda faccio 110, alla seconda provo 120 ma sbaglio, l'alzata viene giudicata nulla, mi contano validi 110. Se al contrario invece i 120 li avessi fatti, avrebbero contato i 120. Perfetto, abbiamo quindi dato un ripasso delle regole. Giuseppe, ti lasciamo ai tuoi atleti proprio perché hai detto che devi seguire già da questa gara. Siamo nella categoria squat in questo momento, femminile e poi maschile. Andremo sulla panca maschile col proseguimento di questa giornata. Grazie Giuseppe. Piacere, buon lavoro. Adesso seguiamo in diretta la prova di Alzata valida per Muscas, il bilanciere va era a 7 kg. Federica Muscas. In precedenza abbiamo visto Annalisa Piras ed Emanuela Garau. Federica Muscas è della polisportiva Cunto Fitness, ha sollevato in questa prima prova 92,5 kg per un punteggio totale di 77,950, dovrebbe essere così in base al coefficiente Malone, che è il coefficiente con cui si calcolano le alzate nelle categorie femminili, mentre il coefficiente Schwarz riguarda le categorie maschili. Sono numeri decimali che poi viaggiano in base al peso dell'atleta e che poi vengono moltiplicati per quella che è
per quelli che sono i chili sollevati. Intanto il punteggio di Federica Muscas in realtà al momento è 82,163. Tanto siamo anche con l'assessore allo sport del comune di Budoni, con i padroni di casa. Abbiamo con noi Paolo Avoscan, una bellissima struttura che ospita questi campionati nazionali in un comune che investe tanto sullo sport. Lo abbiamo potuto vedere anche con le associazioni sportive locali, in testa il Budoni Calcio, e che oggi fa da padrone di casa a questa importante manifestazione che durerà 2 giorni. Buongiorno a tutti, salve, detto bene, è una bella struttura, una struttura ormai diventata polivalente, perché se pensiamo che qualche giorno fa qui dentro cantava un coro gospel, qualche giorno prima c'era una del teatro, quindi diciamo che comunque il comune denominatore è sempre la passione che c'è in tutte le cose che si fanno, e quindi dove c'è passione sta bene anima, in questo caso sta bene anche il corpo, visto che stiamo parlando di uno sport che a Budoni inizia a contare già alcuni atleti che fanno le varie gare in giro per la Sardegna, quindi abbiamo deciso, anche grazie comunque a una comunicazione con loro, di portare questa manifestazione qui a Budoni, perché comunque è bene cercare di far praticare qualsiasi sport possibile. È bello anche vedere che c'è comunque del pubblico, che guardare comunque uno sport dal vivo trasmette sicuramente sempre qualcosa in più, e magari dare anche ai giovani lo stimolo per iniziare appunto a fare pratica sportiva. Un movimento florido, come abbiamo potuto sentire anche da Giuseppe Manca, diverse società del territorio in una disciplina che nasce come branca della pesistica tradizionale, privilegia magari l'aspetto della forza. Sì, diciamo che è uno sport che tutti possono praticare, appunto perché poi in questo caso, essendoci 3 discipline, ognuno può cimentarsi in quella che più predilige o in quella per cui è più predisposto. Io ho avuto modo comunque di parlare con alcuni atleti appunto del posto, che mi spiegavano che il bello è proprio quello, cioè se comunque uno si sente un po' debole in una delle 3 discipline, punta invece a magari migliorarsi in quella dove c'è maggiore attitudine. Grazie Assessore, la lasciamo alla gara e adesso torniamo in diretta con le varie prove. Abbiamo tra poco Alice Careddu e Sara Carta. E possiamo appunto riprendere con Alice Careddu, categoria 58,5 kg, peso 57. Ci sono state chiaramente le varie operazioni di peso prima della gara, entro le 9:30 di stamattina, come da regolamento della manifestazione. Intanto vi diciamo, mentre osserviamo la prova di Alice Careddu, che Federica Muscas nella sua prima prova ha ritoccato il record sardo, che era di 90 kg, l'ha riportato a 92,5. Alzata valida per Careddu, che si prende anche l'applauso. Aveva sollevato nella prima prova 105 kg, il record è fissato a 115, lo avvicinerà nella seconda prova a 112,5, anzi scusate, questo era, allora ha sollevato 110 kg Alice Careddu, nella seconda prova andrà per i 117, il record sardo è fissato a 141,5, vedremo se poi nel corso dei successivi tentativi Alice Careddu andrà perlomeno ad avvicinarsi al record sardo. I dati vengono aggiornati in tempo reale, li abbiamo davanti a noi, sono ovviamente a cura di chi gestisce la parte tecnica, dei giudici di gara, mentre Sara Carta, categoria 50,5 kg, andrà a sollevare 117,5 kg. Questo dovrebbe essere la sua
prima prova. Va Saracarta, un peso particolarmente importante considerando la categoria. Va in squat, Saracarta, un movimento basilare per chi pratica la pesistica. Il bilanciere va a 85 kg, altezza Rex 6 per Piras, a seguire Garau e Muscas. Torna in pedana Annalisa Piras per il secondo tentativo. 85 kg che poi rappresenta anche il record sardo Bilanciere pronto, per quanto riguarda questa categoria. Annalisa Piras del Power Club Lula. Alzata valida per Piras. Alzata valida. 95 kg, altezza Rec 4 per Garau, a seguire Muscas e Ruzzitto. Quindi torna in pedana Emanuela Garau, 95 kg. Emanuela Garau della Atlas Gym. Un po' di fatica magari, ma prova non valida forse. Alzata nulla per Garau. Alzata nulla. 97 kg. Ha fatto un po' di fatica a risalire Emanuela Garau dalla posizione di squat. Federica Muscas tenterà di ritoccare ulteriormente quello che è il suo record, 97,5 kg per l'atleta della polisportiva Cunto Fitness, categoria 63 kg. Tenterà di sollevare 97,5 kg. Mentre Emanuela Garau nella prossima prova ci riproverà con i 95. Alzata valida, Federica Muscas va a ritoccare il suo record, 97,5, mentre adesso è il turno di Martina Ruzzittu, categoria 55,5 kg junior. Tenterà di sollevare 102,5 kg, un'altezza quasi doppia un peso quasi doppio rispetto al suo peso corporeo. Martina Ruzzittu della Atlas Gym. Osserviamo la sua prova. L'applauso dell'anfiteatro Andrea Parodi. Alzata valida. Va a 105 kg. 102,5, siamo a 10 kg dal record sardo. Tocca a Elisabetta Mais della polisportiva Cunto Fitness. Aveva sollevato 100 kg nella prima prova e adesso va per i 105. Viene preparato il bilanciere, vediamo Mais in pedana per questo secondo tentativo.
punteggio totale per il momento è 111,710. Ricordiamo che il punteggio viene calcolato in base al coefficiente Malone, che è un numero decimale che viaggia in base al peso, si abbassa leggermente all'aumentare del peso, e questo coefficiente viene moltiplicato per i chilogrammi sollevati. Alzata valida per Elisabetta Mais a 105 kg. Anna Stradoni, andiamo a vedere la sua società di appartenenza, Power Club Lula, 112,5 il peso che tenterà ad alzare in questa seconda prova dopo i 105 della prima. La categoria è M2, peso 58,5 per Anna Stradoni. Vediamola in pedana. Alzata valida. Il bilanciere va a 117,5 kg, altezza regla stessa. Della volta di Alice Careddu, 117,5 kg da sollevare dopo il primo tentativo a 110. Alice Careddu, Powerlifting Team Sardegna. Bilanciere carico, Careddu in pedana, si prepari carta per seguire Plia e Pila. Osserviamo questa prova. Alice Careddu, 117,5 kg. Alzata valida per Careddu. 6 kg. E adesso la volta di Sara Carta della Mechanical Barbell, 126 kg, categoria senior, 50,5 kg. Sarà carta 126 kg, siamo per il record sardo che era fissato a 125, lo ritocca di 1 chilo Sara Carta in caso di alzata valida ovviamente. Ed è valida, un po' sostenuta e aiutata dal pubblico dell'anfiteatro Andrea Parodi. Sara Carta riesce a ritoccare il record sardo della sua categoria di 50,5, andando a sollevare 126 kg e ritoccando dunque quello che era il record sardo fino a questo momento. Andrà addirittura per i 130 nella terza prova e adesso tocca ad Annalisa Piras. E attenzione, perché Annalisa Piras va per il record sardo, lo aveva già eguagliato nel corso della seconda prova con 85 kg, adesso va per i 92,5.
non va, prova non valida, ma comunque arrivano gli applausi per Annalisa Piras. 95 kg altezza 4 per Garau, a seguire Muscas e Rezzitto. Annalisa Piras del Power Club Lula non riesce a ritoccare un record che ha comunque eguagliato sugli 85 kg. Bilanciare carico, Garau in pedana. Emanuela Garau ci riprova sui 95 kg, prova non valida la seconda, ci riprova sullo stesso peso l'atleta della Atlas Gym. Vediamo se stavolta le cose andranno meglio. Non va neanche stavolta. Non valida per Garau, il bilanciere va a 102 kg e mezzo. E dunque il coefficiente di Emanuela Garau rimane fermo sugli 85,5, la categoria 58,5, il coefficiente totale di Emanuela Garau è 78,027, 76,109 invece per Annalisa Piras. Adesso è la volta di Federica Muscas, che aveva già ritoccato il record sardo alla prima prova, l'ha ritoccato ulteriormente alla seconda, vediamo alla terza con 102,5 kg Federica Muscas della Polisportiva Cunto Fitness. (102,5 kg), vediamo Muscas, prova valida, anzi no, attenzione, no, alzata nulla, quindi niente da fare per Muscas, non riesce a ritoccare ulteriormente il suo record. 97,5 kg è la prestazione massima di Federica Muscas, il cui coefficiente è 82,163. Martina Ruzzittu 107,5 kg in questa terza prova, categoria junior, 55,5 di peso. Sì, Martina Ruzzittu 107,5. Devono ancora chiamarla in pedana. Bilanciere carico, non siamo sul record perché il record è 112,5, si ferma 5 kg in meno Martina Ruzzittu, che cercherà di ritoccare comunque la sua prestazione. Due alzate valide fino a questo momento, 97,5 alla prima, 102,5 alla seconda, si sale di ulteriori 5, vediamo la sua prova. Non va, ci si ferma dunque a 102,5 e ha un coefficiente di 95,961, sale a 110 Elisabetta Mais, non siamo in quota record, ritocca di 5 kg dalla sua ultima prova, entrambe prove valide per Elisabetta Mais, 100 kg sul primo tentativo, 105 sul secondo. Vediamo la prova di Elisabetta Mais. Va giù in squat e no, non va. Alzata non valida per Mais. Ci si ferma a 110, chiaramente si sale di peso ed è sempre più difficile e chiaramente gli atleti risultano anche un po' provati dalle alzate precedenti, quindi non è semplice. Tocca ad Anna Stradoni, anche qui 5 kg in più rispetto all'alzata precedente, che è stata di 112,5, adesso si va sui 117,5, si potrebbe ritoccare il record sardo di categoria 58,5 categoria M2, record a 115, quindi
Anna Stradoni va a ritoccare, andrebbe a ritoccare il record. Anna Stradoni del Power Club Lula, eccola in pedana. Ritorna su Anna Stradoni, ma alzata non valida. Alzata non valida. Un po' di rammarico per l'atleta da Power Club Lula. Ci è mancato davvero poco. Leggera esitazione c'è stata e quindi prova non valida, record sardo non raggiunto. Vediamo che per la società di Posada Alice Careddu sale addirittura di 10 kg rispetto all'alzata precedente, 127,5. Non siamo in quota record per Alice Careddu, ma è un peso davvero importante. Intanto il coefficiente più alto fino a questo momento, al netto di tutte le prove già eseguite, l'ha fatto registrare Elisabetta Mais con 111,710, ma quello di Careddu è già più alto relativamente alla seconda prova. Vediamo se riuscirà a ritoccarlo. 127,5 per Alice Careddu. Via la prova. Non va, prende col sorriso Alice Careddu. La sua prova si ferma a 117,5 kg con un coefficiente di 105,515. Sara Carta, scusate, prova a ritoccare il suo record, va per i 130 kg, aveva già ritoccato di 1 chilogrammo il record sardo che era fermo a 125, ne ha sollevati 126 nel corso della seconda prova, si va per i 130. Sara Carta andrà a concludere questa gara di squat femminile. A seguire dovrebbe esserci la gara di squat maschile. Alzata nulla, però comunque la soddisfazione di aver fissato il record, il coefficiente comunque molto alto, 128,507. E dunque si chiudono le 3 manche per queste prime atlete. Il punteggio più alto lo realizza Sara Carta con 128,507 e adesso è la volta del flight 2, sempre squat femminile. In pedana vedremo Letizia Carroni, Telesa Loi, Erika Pirisi, Valentina Polese, Giada Letizia Sanna, Clara Pino, Cinzia Carta, Gloria Urru e Silvia Ghisu. Poi andremo a vedere le società di appartenenza. Letizia Carroni, che è la prima che vedremo in pedana, rappresenta la Body Sport Orani, categoria dichiarata 70 kg, peso dichiarato 68,2, categoria T3, il record sardo. 75 kg, altezza record. Il record sardo è 72,5. Letizia Carroni proverà a ritoccarlo già in questa prima prova, andando a sollevare 75 kg. Viene invitata in pedana Letizia Carroni
Caroni, Letizia in pedana, bilanciere pronto. Viene richiamata dall'ufficiale di gara Letizia Carroni, vediamo se siamo pronti. Tanto vi diciamo già che Teresa Lui, che andrà in pedana successivamente, rappresenterà il Power Club Lula nella categoria 80 kg M5, mentre Letizia Carroni raggiunge la pedana. Diamo il suo primo tentativo. Alzata valida e record sardo per Letizia Carroni della Bodysport Orani, che avrà la possibilità poi di ritoccarlo questo record. Intanto Teresa Lui va per i 137,5 kg, categoria dichiarata categoria T3, categoria dichiarata 80 kg. Alzata Rex 7 per Pirisi, a seguire Polese e Sanna. Però Teresa Lui adesso scivola un po' in basso nell'ordine di partenza e adesso abbiamo Erika Pirisi in realtà. Pronto, Pirisi in pedana. 100 kg per Erika Pirisi in questo suo primo tentativo. Capirisi, che dovrebbe essere sempre della Bodysport Orani. Alzata valida. Il bilanciere va a 102,5 kg per Polese, a seguire Sanna e Tin. Tocca a Valentina Polese. Atlas Gym andrà a ritoccare il record sardo, o tenterà di farlo ovviamente, di ben 30 kg. Il record sardo di categoria è 72,5 kg, si va sui 102,5, categoria 70 kg, categoria T3 per Valentina Polese. Alzata valida e record sardo per Valentina Polese. Davvero importante come record, perché appunto va a ritoccare di ben 30 kg il record. Coefficiente per Valentina Polese di 78,976. Giada Letizia Sanna adesso in pedana per 117,5 kg, categoria senior 70 kg. Giada Letizia Sanna, Powerlifting Team Sardegna. Si prepara. Giù già da Valentina Sanna.
Alzata valida per Sandro. Alzata valida 117,5. Siamo ancora un po' lontani dal record di categoria che è di 145, mentre Clara Pino va per eguagliarlo. Il record sardo andrà a sollevare 125 kg, record di categoria per gli 80 kg senior. Clara Pino, Powerlifting Team Bilanciere carico, Sardegna. Pino in Ed eccola in pedana, Clara Pino. A seguire Cinzia Carta, poi Gloria Urru, Teresa Loi, Silvia Ghisu. Queste le atlete che compongono questo secondo flight della gara di squat femminile, questi campionati nazionali sardi di powerlifting organizzati dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association. Disciplina giovane questa del powerlifting, intanto alzata valida per Alzata valida per Pino. per Clara Pino, 132 kg e mezzo. eguagliato il record sardo. Dicevamo disciplina giovane ma che ha portato tanti allori qui in Sardegna, anche in passato, soprattutto dalla scuola nuorese, con i successi di Antonello Veracchi e Rudy Agus. A seguire Uru e Loi. Powerlifting che ha trovato spazio all'interno della grande tradizione pesistica nuorese capitanata dall'olimpionico Nardino Masu, con tanti atleti che negli anni si sono distinti anche a livello mondiale. Tanto seguiamo Cinzia Carta, 132,5 kg in questa prima prova, categoria dichiarata di peso 70 kg senior. Valida per Carta. Il bilanciere va È stata valida, a abbiamo visto anche un 135 semaforo kg, rosso, ma bilanciere 9 per l'alzata Loi, è valida. Ghisu. Cinzia Carta, Powerlifting Team Sardegna, scusate. Uru in pedana. Gloria Urru, atleta indipendente, quindi non dovrebbe rappresentare nessuna società, si è presentata a queste gare come indipendente. Categoria senior 70 kg, 135 da sollevare per Gloria Urru. Io non ho avuto un minuto per respirare, però Gloria Urru in pedana. martedì lo chiamo. Alzata nulla per Gloria Urru. Il bilanciere va a 137 kg. E adesso è la volta di Teresa Loi del Power Club Lula. Bilanciere pronto, lui in pedana. Teresa Loi va per i 137,5, categoria M5, 80 kg. Va Teresa Loi. Alzata non valida. Alzata nulla per Teresa. Il bilanciere Alzata va nulla, a 137 tecnicamente kg, questa è la definizione. 9. E quindi ovviamente chi effettua un'alzata nulla poi al secondo tentativo proverà a ripetersi, mentre ovviamente chi compie delle alzate valide tenterà di ritoccare la sua prestazione nei tentativi successivi. Silvia Ghisu è lei l'ultima di questo flight a effettuare la prima prova. Silvia Ghisu del Power Club Lula va per il record sardo che è di 135 kg, proverà a ritoccarlo di 2,5 kg.
Anche qui è alzata nulla. Alzata nulla per Ghisu. Alzata nulla per Silvia Ghisu. Il bilanciere va a 85 kg, altezza rec 8 per Caroni, a seguire. Dunque ci riproverà al secondo tentativo Silvia Ghisu, mentre adesso dovrebbe tornare in pedana Letizia Carroni, che proverà a ritoccare la sua prestazione di ben 10 kg. Dai 75 della prima prova, che già rappresenta il record sardo, si va agli 85 della seconda. Viene preparato il bilanciere. Bilanciere carico, Caroni in pedana, a seguire Pulisi e Tollese. Letizia Carroni dunque 85 kg. Osserviamo la seconda prova di Letizia Carroni. Alzata valida, ritocca la sua prova e salirà ovviamente anche il coefficiente, il punteggio totale di Letizia Carroni. 85 kg sollevati. Adesso proverà a ripetersi anche Erika Pirisi, che va a ritoccare, che proverà a ritoccare il record sardo fissato a 107,5, provando a sollevare 108 kg. 108 kg, altezza rec 7 per Pirisi. Bilanciere pronto, Pirisi in pedana. Categoria T3, 80 kg per Erika Pirisi, anche lei della società oranese. Tanto Letizia Carroni proverà a sollevare 92,5 kg nel prossimo tentativo, mentre seguiamo Erika Pirisi. Chiaramente la fatica si fa sentire un po' di più, ma l'alzata è ancora valida per Erika Pirisi, che ha sollevato 108 kg andando a prendersi il record sardo di categoria. Mentre il record proverà a ritoccarlo Valentina Polese, che l'aveva già abbondantemente superato nella prima prova. Valentina Polese va per i 110 kg. Polese categoria T3, 70 kg. Applausi dall'auditorium Andrea Parodi per Valentina Polese, che ritocca il suo record, andrà per i 120, adesso poi lo vedremo quanto andrà a ritoccare, perché i 125 kg in realtà sono per la prova di Giada Letizia Sanna, che aveva sollevato 117,5 nella prima prova, adesso va per i 125. Giada Letizia Sanna, Powerlifting Team Sardegna. Osserviamo il tentativo di Clara Pino. Alzata valida anche per Clara Pino,
record sardo per questa atleta in forza al Powerlifting Team Sardegna. E ora è la volta di 135 kg, altezza rec 9. 135 altezza rec 9. è la volta di Gloria Urru. Bilanciere pronto. Uru in pedana. Gloria Urru proverà a ripetersi dopo la prima prova non valida. Uru 135 kg, categoria senior 70 kg. Alzata valida stavolta. il bilanciere va a 137 Gloria Urru va a prendersi questi 135 kg, Per lui a seguire Ghisu e Carta. praticamente il doppio del peso dichiarato da questa atleta di 67 kg. Ha sollevato praticamente il doppio del suo peso. Cose che dobbiamo sottolineare per evidenziare i gesti atletici di queste ragazze, di queste atlete. Poi lo faremo anche quando arriveremo alle categorie maschili. Ricordiamo che in questi 2 giorni gli atleti si misureranno su 3 tipi, su 3 specialità: squat, che è quello che stiamo vedendo, panca, che prevede appunto lo stare supini su una panca, portare il bilanciere al petto e poi sollevarlo, e poi lo stacco, il classico deadlift. Si prende il bilanciere da terra e lo si porta all'altezza delle ginocchia. Insomma, questo sommariamente il tipo di movimento. Mentre intanto alzata non valida per Teresa Lui nel suo secondo tentativo a 137,5. Lo andrà a ripetere al terzo tentativo, che è lo stesso peso che proverà a portare su Gloria Urru al terzo tentativo. Adesso è la volta di Silvia Ghisu. Alzata valida Silvia Ghisu, che era della categoria 70 kg M1, aveva fallito il primo tentativo, al secondo 137 kg, 137,5 sollevati. Bilanciere pronto. Carta in pedana. E adesso è la volta di Cinzia Carta, che proverà a avvicinarsi al record sardo di categoria fissata a 145, va per i 140. Cinzia Carta. Va su Cinzia Carta, vediamo come i giudici valutano la sua alzata. È valida, quindi si porta a 140 Silvia Carta, scusate, Cinzia Carta. E adesso terza prova per Letizia Carroni, si va sui 92,5 per questa atleta della categoria T3 70 kg. Tanto Silvia Ghisu ha ottenuto il record sardo di categoria 137,5. Bilanciere carico. Caroni in pedana. Letizia Carroni invece il record lo aveva già ritoccato alla prima prova, adesso proverà a staccarlo ulteriormente andando sui 92,5 kg.
Alzata valida. Il bilanciere va a Record ulteriormente ritoccato per Carroni. per Pirisi, a seguire Bollese e Sanna. Tocca a Erika Pirisi che ha stabilito il record nella seconda prova, adesso proverà a ritoccarlo cercando di sollevare 112,5 kg. Vai Erika Pirisi. Alzata non valida. Altezza non valida per Pirisi, il bilanciere va a 115 kg. Intanto la sua prova si ferma ai 108,5, coefficiente totale 77,933, per Letizia Carroni 71,419. Bilanciere carico. Bollese in pedana. Al momento il coefficiente più alto in questa prova ce l'ha Gloria Urru a pari merito con Cinzia Carta con 111,677. Adesso è la volta di Valentina Polese che proverà a sollevare 115 kg. Aveva già sollevato il suo record e non va Valentina Polese alla terza prova. Si ferma a Alzata 110. non valida. Il bilanciere va a 132 kg e mezzo, altezza R15 per Sanna, a seguire Loi e Uru. Coefficiente di Valentina Polese a 84,755. Già da Letizia Sanna va per i 132,5. Non siamo sul record sardo di categoria senior 70, dove invece si avvicinerà Cinzia Carta per il suo terzo tentativo, la stessa categoria. Già da Letizia Sanna, 70 kg senior, tenterà per i 132,5. Non va. Non va, la prova si ferma dunque a 125. 137 kg e mezzo, altezza R7 per Loi. 95,050 il punteggio totale di già Letizia Sanna. Tocca a Teresa Loi che per la terza volta proverà a sollevare i 137,5. Terzo tentativo per Teresa Loi del Power Club Lula. L'incitamento per Teresa Loi. E adesso è valida l'applauso del pubblico. Dopo due tentativi che non sono andati bene, 137,5 kg sollevati da Teresa Loi. A seguire Ghisu e Carta. Punteggio totale che dovrebbe essere di 100,086. E ora è la volta di Gloria Urru che proverà a sollevare 142,5 kg. Gloria Urru per i 142,5. Dopo aver sollevato 135 nella seconda prova, prova a cimentarsi Gloria Urru, categoria senior 70 kg.
È valida l'alzata di Gloria Urru, che ritocca dunque il suo score. Stessa altezza red per Ghiso, a seguire carta e Pino. 111,677 il punteggio di Gloria Urru. Ed ora è la volta di Silvia Ghisu. Proverà a ritoccare Il lanciere è pronto. il record sardo, il suo record che era di 137,5, adesso si va per i 142,5. Silvia Ghisu in pedana. Non va. Si resta sul 137,5, che comunque un record che va a essere ritoccato. Il suo punteggio totale è 105,94. Si resta sui 142,5 da sollevare e ora tocca a Cinzia Carta. Bilanciere carico, carta in pedana, a seguire Pinno. Cinzia Carta Powerlifting Team Sardegna, categoria senior 70 kg. La stessa categoria di Gloria Urru, gli stessi pesi sollevati. Cinzia Carta, vediamo. Alzata valida. Valida per carta. Quindi stesso punteggio di Gloria Urru, 111,677 è il punteggio più alto fino a questo momento per questo flight. Tocca a Clara Pino che andrà per i 147,5. Pino in pedana. Categoria 80 kg, categoria dichiarata. Il peso di Clara Pino però è 74 kg. Vediamo questo ultimo tentativo di Clara Pino. Poi Cinzia Carta avrà una quarta prova in cui cercherà di superare il record dei 145. La vediamo segnalata sul nostro schermo, mentre c'è la prova di Clara Pino considerata però non valida. Alzata valida per Pino. Anzi, alzata valida. Due giudici si sono espressi a favore, uno no, ecco perché abbiamo avuto un'esitazione anche noi. Clara Pino va sui 147,5 e credo che anche lei avrà un'ulteriore prova. Il bilanciere va a 146 kg, Perché? altezza red 10 per carta in un tentativo di record. Tentativo di record, insomma, c'è questa ulteriore possibilità, oltre alle 3 prove, quando siamo davanti a un record, di poterlo raggiungere in realtà. Altezza red 10. Cinzia Carta quindi si ripresenterà in pedana. Hai 2 minuti di tempo ancora. 2 minuti di tempo per Cinzia Carta, che chiaramente ha sostenuto uno sforzo non da poco pochi minuti fa, insomma.
qualche minuto per recuperare qualche preziosa energia prima di questo ulteriore tentativo che viene concesso proprio per cercare di ritoccare i record quando questi sono particolarmente vicini. Ed eccola in pedana Cinzia Carta, che viene sostenuta dal pubblico dell'anfiteatro Andrea Parodi di Budoni, dove si svolge questa 2 giorni all'insegna dei campionati nazionali sardi di powerlifting. Ma giù Cinzia Carta non ce la fa. Alzata non valida. Finisce il tentativo di record. E adesso è la volta degli uomini, che vediamo sul nostro schermo il Flight 3, il primo che riguarda gli uomini. Dovremmo vedere in gara Lorenzo Accossu, Vincenzo Magrini, Emanuele Francesco Zucchitta, Paolo Acaccia, Leonardo Macri, Marco Scanu, Alessandro Boe, Giuseppe Asole, Gianmario Mocci e Luca Pileri. Questi i primi che andranno a esibirsi, mentre per quanto riguarda il femminile il punteggio più alto è stato ottenuto da Sara Carta con oltre 126 punti conquistati. Poi dopo andremo a fare ordine un po' sulle classifiche generali anche di categoria, in quella che però è solo la prima prova. Poi avremo le sessioni di panca e stacco nei prossimi giorni. 140 kg, altezza rep 9. Il primo a andare in pedana tra gli uomini è Vincenzo Magrini. Bilanciere è pronto, Magrini in pedana, a seguire Macri e Pilleri. Vincenzo Magrini, Powerlifting Team Sardegna. Categoria Junior. 67,5 kg, andrà a sollevare 140 kg Vincenzo Magrini. Alzata valida Per Magrini, il bilanciere rimane allo stesso peso, stessa altezza per Macri, a seguire Pilleri e Acaccia. Leonardo Macri è il secondo atleta che si presenta in pedana, sempre 140 kg, ma la categoria è senior, 67,5. Il record sardo è leggermente più alto. Se per Magrini sono 200 kg di record sardo, sono 210 quelli che Leonardo Macri potrebbe andare a ritoccare magari nelle prossime prove, perché si parte da 140 kg. Alzata valida per Macri. Alzata valida per Leonardo Macri, ancora 140 kg, categoria T2, 75 kg. Luca Pileri, 2008, del Power Club Luogo Santo. Bilanciere è pronto, Pilleri in pedana. Nella sua prima prova proverà a sollevare 140 kg.
Luca Pileri, 140 kg, qui in questa categoria il record sardo non è lontanissimo, è di 165 kg, vedremo se nel corso delle prove Pileri proverà a raggiungerlo. Intanto alzata valida in questa prima prova, Il bilanciere va a 145 kg. bilanciere che va a 145 kg per Paolo Accaccia, categoria senior, 67,5 kg. Paolo Accaccia, Body Sport Orani. A caccia in pedana. Va giù Paolo Accaccia, ci sembra valido, ma Stata valida per Accaccia. Il bilanciere va a rischiamo sempre di parlare troppo presto, 145 per Accossu. però stavolta la nostra impressione è corretta. Alzata valida per Paolo Accaccia, adesso tocca a Lorenzo Accossu, categoria junior, 67,5 kg, proverà a sollevarne 150 in questo primo tentativo. Bilanciere carico. Polisportiva Accossu. Cunto Fitness. Lorenzo Accossu. Da qui, dalla splendida logistica del teatro di Budoni, sta facendo uscire pian piano. Il tentativo di Lorenzo Accossu. Va giù. Alzata non valida. Alzata nulla per Accossu. Alzata Il nulla. bilanciere va a 155 kg. Verosimilmente ci proverà con lo stesso peso alla seconda prova, mentre gli atleti che hanno sollevato precedentemente hanno già ritoccato il loro peso. Tocca ad Alessandro Boe, categoria senior, 67,5. Alessandro Boe, Power Club Lula. ...155 kg. Vediamo il tentativo di Alessandro Boe. Alzata valida. Alzata valida per Boe. Il bilanciere va a 162 kg. E ora è la volta di Gianmario Mocci, senior, 75 kg. Proverà a sollevare in questo primo tentativo 162,5 kg. Andiamo a vedere su Mocci, atleta classe 98, polisportiva Cunto Fitness. Bilanciere carico, Mocci in pedana. A seguire Arriva adesso in pedana. Poi toccherà a Emanuele Francesco Zucchitta. ...162,5 kg. Qui vediamo che i record sono ancora abbastanza lontani, se escludiamo gli ultimi due atleti che vedremo in pedana, ossia Giuseppe Asola e Marco Scanu, che partiranno da pesi vicini al record sardo. Tanto l'alzata di Moci è valida con 162,5. Tocca a Emanuele Francesco Zucchita, proverà a sollevare 165 kg, la categoria è junior, 67,5. Zucchita va in pedana, intanto particolarmente alto il punteggio di Alessandro Boe, 124,328 è il punteggio finora stabilito da Alessandro Boe, il più alto finora
che stiamo vedendo sugli schermi. Va Zucchitta, alzata valida, Alzata valida davvero per ben eseguita dal punto di vista bilanciere da tecnico 197 kg questa alzata. Intanto qua si sale non poco con il bilanciere che va sui 197,5. Giuseppe Asole, bilanciere carico, Asole in pedana. Powerlifting Team Sardegna, insomma il cognome suggerisce che sia originario di queste parti. Giuseppe Asole, cognome particolarmente diffuso tra Budoni, Posada e Torpè. Un peso particolarmente impegnativo. Giuseppe Manca che lo segue da vicino come suo coach, atleta della Mechanic Posada, ed è un'alzata valida. Alzata valida. Giuseppe Asole si avvicina al record sardo Il ed è vicino anche quello di Marco Scanu. Pezzare 10 per Scanu. Marco Scanu andrà a sollevare 200 kg Mini e macri. con un peso dichiarato di 66,3, praticamente si va a sollevare il triplo del peso corporeo, qualcosa di davvero straordinario. Marco Scanu, peso dichiarato 66,3, la categoria invece è senior 67,5. Vascanu, sembrerebbe valida ed è così. Marco Scanu 200 kg, incredibile. Punteggio totale ovviamente molto alto tenendo conto del coefficiente Schwarz, 147,540 è il punteggio più alto di questo flight, quello di Marco Scanu. A seguire il compagno di squadra Giuseppe Asole, 139,175. Si torna da Vincenzo Magrini che proverà a sollevare 150 kg, categoria junior 67,5, 10 kg in più rispetto a quella che è stata la prima alzata per Vincenzo Magrini. Magrini è valida, ritoccato dunque il primo tentativo, 150 kg anche per Leonardo Macri, categoria senior 67,5. Bilanciere pronto, Macri. Leonardo Macri, il suo tentativo è valido e quindi ritocca il suo punteggio anche Leonardo Macri, mentre Vincenzo Magrini al terzo tentativo andrà per i 157,5. 150 kg anche per Luca Pileri, categoria T2, 75 kg. Si prepari a polso e a caccia. ...150 kg anche per Luca Pileri.
il record è distante 15 kg, vediamo se tanto Pileri passerà questa alzata. No, alzata nulla e quindi probabilmente ci proverà il terzo tentativo Luca Pileri, mentre la volta di Lorenzo Accosu, alzata non valida nel primo tentativo, riprova sui 150 kg, categoria junior 67,5 kg, Lorenzo Accosu della Polisportiva Cunto Fitness. Vediamo Lorenzo Accosu. Stavolta è valida, 155 kg, altezza Rex 7 per Acaccia. A seguire Boe e Mocci. Tocca a Paolo Acaccia, 155 kg da sollevare dopo il primo tentativo valido a 145, categoria senior 67,5. Paolo Acaccia pronto a entrare in pedana, mentre osserviamo come Luca Pileri dopo l'alzata nulla a 150 andrà comunque a 155 nella terza prova, andrà invece a 160 Lorenzo Accosu. Paolo Acaccia 155 è il suo tentativo, lo osserviamo insieme. Valida l'alzata di Paolo Acaccia. Alzata valida, il bilanciere va a 165 kg. E adesso Alessandro Boe va per i 165 dopo il primo tentativo valido a 155. Power Club Lula è la società di Alessandro Boe. Viene chiamato in pedana ed eccolo arrivare Alessandro Boe. Punteggio totale fissato a 124,328. Sistema l'atleta della società lulese. Non va. Alzata nulla per Boe. Alzata nulla. Il va a 172 kg e mezzo, altezza Rex 15 per Mocci, a seguire Zucchita Lasol. E quindi il punteggio di Boe scende a 116,793. Chiaramente quello che noi vediamo è il punteggio che l'atleta va a ottenere in caso di alzata valida, poi in caso di alzata nulla chiaramente si ritorna al punteggio precedente, quello della prima alzata. La volta di Gianmario Mocci, categoria senior 75 kg, aveva sollevato 162,5 nel primo tentativo, lo ritocca di 10 kg, va ai 172. Alzata valida per Gianmario Mocci, che dunque porta il suo score a 172,5. Punteggio totale 114,626, anzi eccolo il nuovo 119,610. Punteggio calcolato dal coefficiente Schwarz moltiplicato per i chili sollevati. Chiaramente il coefficiente va a scendere all'aumentare del peso.
Tocca a Emanuele Zucchitta, categoria junior, 67,5. Alzata valida. Il bilancio arriva a 205 kg. E adesso è la volta di Giuseppe Asole che va per il record. Cerca di ritoccarlo di mezzo chilo, il record sardo della categoria senior 75 di 205 kg. Giuseppe Asole proverà a sollevarne 205,5, quindi vediamo se Asole andrà a ritoccare il record, mentre il punteggio di Zucchitta sale a 127,643, il più alto di questo flight fino a questo momento. Anzi, Zucchitta sale a 134,6643. Dobbiamo sempre attendere un po' per vedere l'aggiornamento, ma andiamo alla prova di Asole. Sale Asole, vediamo il verdetto dei tre giudici. Alzata valida e nuovo record sardo per Giuseppe Asole nella categoria senior 75, e anche Marco Scanu andrà a ritoccare il record sardo della categoria senior 67,5, record fissato a 210. Scanu proverà a sollevare 210,5 kg. Atteso in pedana Marco Scanu. Carico, Scanu in pedana, a seguire Magrini e Macri. Eccolo Marco Scanu, atleta della Mechanical Barbell di Posada. Alzata valida e altro record portato a casa Marco Scanu, 210,5, poi andrà a provare per i 220 alla terza prova. Dato il coefficiente, il punteggio di Giuseppe Asole sale a 140,872, quello di Marco Scanu addirittura 162,294, 210 kg,5 sollevato da un atleta che ha dichiarato un peso di 66,3, la dice lunga su quello che è il grande sforzo fisico di questi atleti. Mentre si torna da Luca Pileri che andrà a sollevare 155 kg. Dopo il tentativo nullo a 150 prova comunque a ritoccare il peso Luca Pileri, categoria T2, categoria 75 kg. Eccolo Luca Pileri. A seguire toccherà Vincenzo Magrini. Andiamo Pileri. Pileri non va. Alzata non valida per Pileri. Il bilancio arriva a 157 e dunque si resta al primo tentativo a 140 kg. Punteggio totale 94,318 per Luca Pileri. Quindi adesso è la volta di Vincenzo Magrini, categoria junior 67,5. Proverà a sollevare 157,5 kg. Il suo punteggio è fissato a 124,252. Vincenzo Magrini non va. Si resta ai 150 della seconda prova e punteggio che ovviamente scende a 118,335. Leonardo Macri,
categoria senior 67,5, Bilanciare carico, proverà a sollevare pedana. 160 kg. Leonardo Macri giù in squat Leonardo Macri, anche qui alzata nulla, Valida per Macri, si resta sul 160 kg, 150 della seconda prova e punteggio totale 109,755. carico, corso in pedana. Lorenzo Accossu, categoria junior 67,5, proverà a sollevare 160 kg. Il tentativo di Lorenzo Accossu. Risale, alzata valida. Lorenzo Accossu Valida per Accossu. ritocca il suo score con 160, anzi non valida, attenzione. Il bilanciere va a 160. Si era accesa solo una spia, forse non dobbiamo essere così precipitosi. Alzata non valida, 2 giudici su 3 l'hanno reputata tale, quindi il punteggio finale di Accossu è 113,865. Tocca a Paolo Accaccia, 165 kg, categoria senior 67,5. Paolo Accaccia. Qui l'alzata è valida Alzata valida per Accaccia. Il per bilanciere Accaccia, resta che quindi va con un 165 punteggio di per 125,615. Alessandro Boe ritenterà sui 165 kg dopo l'alzata non valida al secondo tentativo. Alessandro Boe, categoria senior 67,5. Abbiamo questo tentativo di Boe. Vediamo il verdetto dei giudici. Alzata valida 165 e punteggio finale di 124,328. È importante rilevare che Accaccia, che concorre per la stessa categoria di Boe, ha qualche centesimo in più nel punteggio, perché il suo peso dichiarato è di 700 grammi in meno rispetto a quello di Alessandro Boe, e quindi in virtù di questo dato il coefficiente Schwarz è leggermente più alto e quindi il punteggio di Accaccia rimane leggermente più alto rispetto a quello di Alessandro Boe, che chiude a 124,328 contro i 125,615 di Accaccia. Questo giusto per dare qualche nota regolamentare, mentre in pedana è già salito Gianmario Moci, che solleva 180 kg. Vediamo se l'alzata è valida. Così è, 180 kg, categoria senior 75 kg e un punteggio totale di 119,610.
Il punteggio più alto rilevato fino a questo momento è quello di Paolo Accacia, 125 e 615. Ora è la volta di Emanuele Francesco Zucchitta, categoria junior, 67,5. Proverà a sollevare 185 kg e qui il punteggio totale sale. In caso di alzata valida siamo sui 134 e 643, ma l'alzata non è valida, quindi rimaniamo sui 175 e poi vedremo quello che è il punteggio finale, perché chiaramente verrà ritoccata al ribasso. Così è, 127 e 365. Attenzione agli ultimi due di questo flight che andranno a ritoccare i record già battuti in seconda prova. Giuseppe Asole proverà a sollevare 207,5 kg, record sardo di 205 già ritoccato nel precedente tentativo. Siamo alla categoria senior, 75 kg. Giuseppe Asole. Vediamo il tentativo di Giuseppe Asole, questo terzo tentativo. Non va, scuote la testa Giuseppe Asole. Ci si ferma ai 200,5 del secondo tentativo, che comunque rappresenta il record sardo. Chiaramente dopo uno sforzo di quel tipo fare un ulteriore tentativo a distanza di 10-15 minuti con 2,5 kg in più non è per niente semplice. Il punteggio di Giuseppe Asole si ferma a 139,514, il più alto di questo flight, ma solo fino a questo momento, perché adesso tocca a Marco Scanu, che proverà a ritoccare di ben 7 kg, quello che è stato già il record sardo della sua seconda prova, 217,5, un'enormità rispetto al peso dichiarato alla bilancia di stamane, che è di 66,3. Siamo quasi 4 volte il proprio peso. Categoria senior 67,5. Si risolleva Marco Scanu, ma vediamo se il tentativo è valido. E lo è. Di 217,5. 160,450 di punteggio per Marco Scanu. Vediamo se effettuerà un ulteriore tentativo, perché lo potrebbe fare. Chi ha stabilito il record può andare addirittura per un ulteriore tentativo. Vediamo se ci sarà questo ulteriore tentativo. Per adesso non vediamo niente alla voce quarta prova. Sarebbe davvero qualcosa di estremamente probante anche per Marco Scanu, che comunque ha offerto una grandissima prova sollevando 217,5 kg per un punteggio totale al momento di 160,450, ma ci sarà una ulteriore prova a 222,5. Tentativo di record per Marco Scanu, ma 3 minuti di tempo. Non so se ce li prendiamo anche noi dalla regia per mandare qualche sponsor, no? (222,5), 3 minuti e saremo qui per raccontarvelo.
Rientriamo per questo tentativo di Marco Scanu, l'ultimo atleta di questo flight che sta ritoccando il record su record. Il record sardo era di 210 kg per la categoria 67,5 senior. Scanu l'aveva già ritoccato al primo tentativo andando sui 210,5, poi è andato a 217,5 e adesso proverà per i 222,5 e non va, c'era forse anche un pizzico di emozione perché comunque il trend era assolutamente positivo. Ha voluto fare questo tentativo di ritocco del suo punteggio, si resta sui 160,450 mentre abbiamo già in grafica il flight 4 con sempre parliamo del maschile squat. Poi nel corso di questi 2 giorni andremo sulla panca, andremo sullo stacco, veramente avremo tutto il meglio di questa disciplina a livello sardo. E il quarto flight è composto da Daniele Ruggeri, Salvatore Sciso Corbo, Mauro Simula, Mattia Addis, Jacopo Meloni, Marco Laconi, Roberto Deledda, Daniele Ortu, Alessandro Pala, Paolo Pilu e Michael Cimino. Questi gli atleti che vedremo alternarsi in pedana nei prossimi minuti, sempre per la categoria squat uomini. Come ci ha spiegato Giuseppe Manca, non tutti gli atleti parteciperanno a tutte le specialità, chiaramente chi invece si cimenterà un po' in tutto avrà la possibilità di avere un punteggio più alto. Questo è un campionato single lift in cui si dà la facoltà ai vari atleti di partecipare alle prove che si vuole, bisogna farne almeno una ovviamente, mentre magari in altri tipi di gare viene richiesto che si competa su tutte le specialità del powerlifting. Tanto ancora non hanno preso posto i 3 giudici di gara, quindi ancora abbiamo qualche secondo mentre andiamo un po' a recuperarci anche noi i vari atleti che andranno a cimentarsi, a partire da Daniele Ruggeri che dovrebbe essere il primo a salire in pedana. Eccolo qua, Daniele Ruggeri, decisamente senior, M5, Power Club Lula, atleta del 62, perché partecipano anche atleti di grande esperienza. Va 105 kg. 105 kg, categoria dichiarata 82,5 kg, categoria M5. Il record è piuttosto lontano ancora, siamo a 137,5 di record. Il punteggio di previsione in caso di alzata valida è 68,030 ed eccolo Daniele Ruggeri che va a cimentarsi. Power Club Lula, attendiamo il verdetto dei giudici. L'alzata è valida per Daniele Ruggeri, bilanciere a 130 per Salvatore Corbo, categoria T2, 82,5 kg. Dobbiamo un po' ritrovarlo nella nostra grafica.
Vediamo il tentativo di Salvatore Corbo. Classe 2008. Alzata valida. Corbo. Il bilanciere va a 175 kg. Che ha sollevato 130 kg. Si sale anche molto perché siamo a 175 kg. Mauro Simula, categoria M4, 82,5. Bilanciere pronto. Mauro Simula, classe 69. 175 kg, non siamo lontanissimi dal record, tanto osserviamo questa prima alzata. È valida? Alzata valida per Simula. È valida e quindi Simula si potrebbe anche avvicinare al record, poi vedremo a quanto viene fissato il secondo tentativo, ma adesso andiamo su Mattia Addis, categoria junior 82,5. Proverà a sollevare 180 kg. Mentre vi diciamo fin da ora che Simula si avvicinerà molto al record perché al secondo tentativo andrà sui 185, il record è fissato a 190,5. Adesso è la volta di Addis, lo seguiamo. Alzata valida. Valida per Addis. Il bilanciere va a 185 kg. Adesso è la volta di Jacopo Meloni. Stessa categoria, junior 82,5, ma un peso maggiore, dai 76,7 segnati da Addis al peso di stamattina passiamo agli 80,3 di Meloni. E qui, essendo la stessa categoria, Meloni va a sollevare 5 kg in più rispetto all'atleta precedente, proprio perché sul punteggio totale poi questo avrà un suo riscontro. L'alzata di Meloni è valida, Stesso peso, stessa altezza, ma il punteggio rispetto a quello di Addis è leggermente inferiore, dovrebbe essere così. Sì, è leggermente inferiore. Marco Laconi andrà a sollevare 185 kg, la categoria è quella senior 82,5. Il peso dichiarato stamane da Marco Laconi è 79,2. Marco Laconi, alzata è valida, alzata valida e quindi 117,956 di punteggio. Tocca a Roberto Deledda, categoria junior 82,5, anche in questo caso la stessa di Addis e Meloni, ma 190 kg da sollevare, peso 80,3. Lo stesso di Jacopo Meloni praticamente, con 5 kg sollevati in più però in questo tentativo, perlomeno questo sarà il tentativo che farà Roberto Deledda, poi vediamo come verrà eseguito. È un semaforo rosso, vediamo il terzo giudice. L'alzata è valida. 2-1. Non c'è stato un voto unanime, ma l'alzata è valida per Roberto Deledda, che dunque tiene i 119,928. 205 kg da sollevare invece per Daniele Ortu, categoria
senior 82,5. Siamo un po' lontani dal record che è di 265. Daniele Ortu, 205 kg, altezza Rec 11. Bilanciere carico, Ortu in pedana. tentativo dunque di Daniele Ortu. Alzata valida. Il bilanciere rimane alla stessa altezza e con stesso peso per pala. Ok, adesso ad Alessandro Pala, Bilanciere carico, pala in pedana. Powerlifting Team Sardegna. Alessandro Pala, categoria senior 82,5. Va su Pala e l'alzata è valida, l'alzata è valida. Alzata valida per palla. Il bilanciere va a 131,46 il suo punteggio attuale. E adesso è la volta di Paolo Pilu, senior 82,5, quindi la stessa categoria di Pala ma con 2,5 kg in più da sollevare. Paolo Pilu della Atlas Gym. Tanto iniziamo a vedere da schermo che Daniele Ortu andrà a ritoccare considerevolmente la sua seconda prova, si passa dai 205 ai 217,5. Vediamo anche come sarà il secondo tentativo di Pala mentre osserviamo Pilu, alzata non valida. Non valida quella di Pilu, che quindi per il momento resta a zero chiaramente. 225 kg per Michael Cimino che tenta già il record, categoria junior 82,5 per Michael Cimino. Michael Cimino 2004, atleta indipendente. Bilanciere carico. Proverà già a ritoccare il record di ben 10 kg. Tanto Pala andrà per i 207,5, Pilu ripeterà i 207,5. Anzi, Pala viene appena corretto, correrà per i 215 kg al secondo tentativo. Vediamo Cimino adesso, che va per il record. Parola ai giudici ed è valida, record di Cimino sottolineato dall'applauso dell'auditorium Andrea Parodi di Budoni. E adesso Cimino proverà anche a ritoccarlo, questo record dai 225 passerà al secondo tentativo ai 230. Si riparte, crediamo, da Ruggeri, dovrebbe essere così. Daniele Ruggeri va per i 110 dopo aver sollevato 105 al primo tentativo. Bilanciere carico. Ruggeri in pedana.
Daniele Ruggeri prova con i 110. Vediamo il verdetto. Va. Alzata valida per Ruggeri. Va anche questo tentativo, ritocca anche il suo punteggio Daniele Ruggeri. 18 per Corbo a seguire. E adesso tocca a Corbo, Salvatore Sciso Corbo, che sale a 142,5 dopo i 130 del primo tentativo. La categoria è T2, 82,5 kg. Altezza rep 18. Bilanciare carico, Corbo in pedana. ...142,5 kg, un punteggio totale che in caso di alzata valida salirebbe a 93,053. Va Corbo. Alzata valida per questo atleta che, lo vediamo, concorrerà in tutte le categorie. Salvatore Corbo. Tanto Ruggeri alla terza prova proverà a ritoccare di altri 5 kg il suo score con 115, mentre preparano il bilanciere per Mauro Simula, che va per i 185, categoria M4, 82,5 kg. Alzata valida per Simula, che si avvicina al record. Vediamo se proverà a superarlo questo record Simula. Adesso tocca a Addis. Mattia Addis va per i 190 kg, categoria junior, 82,5. Tutti gli atleti di questo flight sono della categoria 82,5 kg, chiaramente categoria di peso, poi la categoria legata all'età è ovviamente diversa da atleta ad atleta. Intanto Simula va per i 191 alla terza prova e cercherà di ritoccare leggermente il record sardo. Vediamo Addis. Valida per Addis, il bilanciere va a 192 kg. Mattia Addis che concorrerà anche per la panca ma non per lo stacco. Alzata valida comunque 190 kg. Adesso Jacopo Meloni, che è della stessa identica categoria ma con un peso alla bilancia stamane di qualche chilo in più, andrà per i 192,5, solleverà quindi 2,5 kg in più di Addis per cercare di avere un punteggio leggermente più alto, perché chiaramente con il coefficiente Schwarz viene dato qualcosina in meno. Va Jacopo Meloni, 192,5. Powerlifting Team Sardegna è la società di Jacopo Meloni. C'è solo un verdetto che si illuminano tutti e tre. L'alzata è valida. Meloni va a 192,5. Adesso è Laconi per la categoria senior, che prova ad andare sui 195. 185 è stato il tentativo precedente. Bilanciare carico, Laconi in pedana, a seguire Deleta e Palla.
Marco Lacconi, scusate, 195 kg, siamo lontani dal record che è di 265, diciamo che per la categoria senior sarà difficile poter vedere il record. Intanto alzata non valida per Lacconi, che quindi resta fermo al primo tentativo a 185 e il punteggio scende ovviamente a 117,956. Roberto Deledda va per i 200, è la categoria junior, il cui record è stato già ritoccato da Michael Cimino, che ha sollevato 225 e che nella seconda prova andrà addirittura a 237,5. Però seguiamo Roberto Deledda adesso, 200 kg. Roberto Deledda concorrerà a tutte le prove. Alzata valida per Deledda. Powerlifting Team Sardegna. 115 kg, altezza record 11 per Pala, a seguire Pilu, Ortu e Di nuovo senior con Alessandro Pala, che dai 205 della prima prova sale a 215. Tra lui e l'atleta successivo Paolo Pilu ci sono 200 grammi in più a favore di Pala, e quindi a parità di alzata, a parità di peso nell'alzata, Pilu, che pesa 200 grammi in meno, avrebbe qualche centesimo, forse millesimo di punto in più. Vediamo l'alzata di Pala, che intanto è valida. I 215 sono stati portati a casa per un punteggio di 137,858, mentre Pilu, in caso di alzata valida, perché solleverà anche egli 215 kg, salirebbe a 138,116, praticamente meno di 3 decimi in più. Paolo Pilu dell'Atlas Gym, la prima alzata non valida 207,5, ci prova comunque per i 215. Attenzione, verdetto non unanime, l'alzata non è valida. Due verdetti contrari, uno solo valido, niente da fare per Pilu, che resta a quota 0 perché non ha ancora effettuato nessuna alzata valida. Riproverà con i 215, mentre Pala andrà per i 217,5 al prossimo tentativo. Daniele Ortu, altro senior, 217,5, ma un peso stamane maggiore rispetto a quello di Alessandro Pala, quindi qualche punto in meno, peso 81,7. Mentre intanto vediamo che Meloni dai 192,5 tenterà di andare sui 202,5 al prossimo tentativo, e Pilu, indomito, va per i 220. Tanto seguiamo il tentativo di Ortu adesso. Daniele Ortu, 217,5, categoria senior. Vediamo la prova di Ortu, è valida. alzata valida per Ortu. Alzata valida per Ortu con 217,5. Ora Michael Cimino prova a ritoccare ancora il record, lo aveva fissato a 225, proverà ad andare sui 237,5. Andrà a chiudere la seconda prova di questo quarto flight di gara.
mentre a quanto pare Ortu nella terza prova andrà un po' a ribasso, dai 217,5 passerà ai 207,5. Chiaramente il punteggio più alto è quello dell'alzata superiore. Vediamo Cimino. Verdetto dei giudici, no, non valida, c'è anche qualche contestazione qui in tribuna. Si va per, quindi Cimino non ritocca il record, vediamo il suo ultimo tentativo, lo stanno segnalando in questo momento, si va comunque per i 2,40. Si va per i 2,40 e adesso viene forse modificato l'ordine in pedana, no, vediamo perché si dovrebbe andare dal punteggio più basso a quello più alto. Intanto sale Daniele Ruggeri per i 115, categoria M5, 115 kg. Si va per Corbo e Simula che va per il record. Intanto prima seguiamo Ruggeri, altri 5 kg in più per l'atleta del Power Club Lula. Daniele Ruggeri, 115 kg. Vediamo il verdetto, non è unanime, alzata non valida per Ruggeri, si ferma a 110, viene ovviamente ritoccato il punteggio, 71,269 per Daniele Ruggeri, che comunque concorrerà su tutte le discipline, sia panca che stacco. Bilanciare carico, Corbo in pedana. Salvatore Corbo prova a ritoccare il suo 142,5 andando su 152,5. Parliamo di un T2. Osserviamo il tentativo di Corbo, va giù, l'alzata di Corbo è valida, punteggio 99,583. 191 kg, altezza rec 9. E ora è la volta di Mauro Simula che proverà a ritoccare il record sardo, proverà a sollevare 191 kg a fronte del 190,5 che rappresenta il record per quanto riguarda la categoria M4, 82,5. Bilanciare carico, Simula in pedana. A seguire Adis e Lappin. Eccolo qui Mauro Simula. Seguiamo il suo tentativo. Alzata nulla per Alzata Simula, nulla e bilanciare quindi 100 kg. record non superato. Resta il 185 della seconda prova e un punteggio finale di 116,569. Mattia Addis sale a 200, non è un record ma comunque potrebbe ritoccare la sua prestazione Bilanciare carico. che per adesso registra 190.
Addis. No, non va il tentativo di Addis e punteggio 124,070. Il punteggio di Addis per quanto riguarda la categoria junior, chiaramente Cimino davanti a tutti anche in maniera piuttosto netta, mentre concorrono anche Meloni e Deledda abbastanza, anzi uguali nel punteggio. Panino più bibita. Adesso quando finisce lo scorso fare mezz'ora di pausa. Mi devi dire cosa vuoi. Allora c'è fettina, salsiccia, wuster, cipò, salsiccia, te di nada. Francesco tu. E cosa sei venuto influenzato senza voce a fare la telecronaca? No, ce l'ho. Licenziamo all'istante. Ce l'ha. Francesco. Alzata nulla per l'Acqoni. Il bilanciere va 202 kg e mezzo, altezza retta 9. Stessa altezza. Per Meloni a seguire Deledda e Palla. Coca-Cola, ranzada, birra. Se ce la faccio ti mando qualcuno poi per la crona. Più acqua. Bilanciere carico, Meloni in pedale. Mauro, non è il Mauro, dov'è? È in zona. Come sta andando? Ti mando qualcuno per aiutare. È la volta adesso di Alessandro Pala, 222,5, alzata valida intanto per Meloni e Deledda, entrambi hanno sollevato 202,5 kg, si equivalgono nel punteggio 127,818. Alessandro Pala, Alzata non valida per Meloni. anzi questa era Meloni che quindi non riesce a sollevare i 200. A seguire Palla e Pigi. Allora, un attimo, perché poi forse avete sentito in sottofondo, abbiamo dialogato un po' con l'organizzazione e quindi andando a fare un riepilogo. C'è Roberto Deledda in pedana per i 202,5. Sale Roberto Deledda, ma c'è già un verdetto negativo, arriva anche il secondo. Non è stato un verdetto unanime. 220 kg. Altezza retta questo l'ho rotto. per Pino, a seguire Palla e Orti. Che coglione. C'è Pala e Ortu. Quindi tocca adesso a Alessandro Carico, Pino in pedana. Paolo Pilu. Paolo Pilu 220 kg. Fredda. Così siamo a posto. 220 kg per Paolo Pilu, prova quindi a ritoccare il suo score dopo i due tentativi che non sono andati bene sui 207,5 e 215, e invece su 220 alzata valida per Pilu, che ha rischiato di chiudere a zero e che invece si ritrova adesso con un ottimo punteggio, 141,328. Dall'altra parte adesso tocca ad Alessandro Pala, c'è davvero poca differenza tra i due. Pala va a sollevare 2,5 kg in più di Pilu perché per poter avere un punteggio più alto, dato che al peso è risultato sopra di 200 grammi rispetto al suo competitor.
Vediamo se Pala concluderà con un'alzata valida. Vediamo i semafori. Alzata valida, verdetto unanime per Alessandro Pala, che raggiunge quindi il punteggio di 142,667. Supera Pilu davvero di una manciata di punti. Questione di poco più di 3 decimi. Mentre adesso è la volta di Daniele Ortu, categoria senior, 225, punteggio finale che in caso di alzata valida sarà comunque leggermente inferiore a quello di Alessandro Pala e Paolo Pilu. Per ora in prospettiva è fissato su 140,288. Ortu concorrerà anche su panca, vediamo il suo punteggio, valida. Alzata valida per Ortu, Alzata valida. 40 kg, altezza rec 9. E ora è la volta di Michael Cimino. Andiamo a recuperare il profilo di Michael Cimino, classe 2004, junior 82,5, peso 79,3. Proverà a ritoccare il record della prima prova fissata a 225, non è andata bene la seconda, 237,5, ci riprova a 2,40. Michael Cimino concorrerà anche su panca, non sullo stacco. Attendiamo l'arrivo in pedana mentre il bilanciere dovrebbe essere pronto. Bilanciare carico, Cimino in pedana. Cimino, l'alzata è valida, record ritoccato, il nuovo record sardo è di 240 kg, l'ha ottenuto Michael Cimino, 152,880 il suo punteggio. Il più alto che abbiamo visto finora nello squat maschile resta quello di Marco Scanu, 160,450. Questo è il più alto, ma attenzione perché Cimino, come da regolamento, ha diritto a poter effettuare una quarta prova per ritoccare ulteriormente il record. Ci sono movimenti intorno al bilanciere che fanno pensare che Cimino questo tentativo se lo va a prendere, e così è. 250 kg. Davvero notevole. Siamo a più di 3 volte il proprio peso. Chiaramente servirà forse qualche minuto a Michael Cimino, che si è appena cimentato nella sua prova.
Lo vediamo lavorare un po' di magnesio nei pressi delle prime file dell'anfiteatro Andrea Parodi. Michael Cimino che andrà a cimentarsi in questo nuovo tentativo. Magnesio che serve per avere una presa più stabile sul bilanciere. Paracarica Cimino in pedana. Viene chiamato in pedana Michael Cimino per questo tentativo sui 250 kg. Quarta prova che serve un po' a ritoccare il record sardo. Il punteggio di Cimino in caso di alzata valida si fermerebbe sui 152,880, un punteggio davvero notevole per la categoria junior. Non va, ci fermiamo a 240 che è comunque il nuovo record per la categoria. D'altronde ci si ritrova anche a migliorare questi record a distanza di pochi minuti. Non sono pochi 240 sollevati qualche minuto fa. È stato davvero importante come prova a sollevare 250, ma insomma ce ne rendiamo conto noi, ve ne renderete conto anche voi a casa, che insomma non è proprio una passeggiata. E intanto Flight 5 pronto, tanti concorrenti della categoria junior. Siamo sulle categorie 90-100 kg di peso, diciamo. Ci sono all'inizio 5 junior: Stefano Congiatu, Lucangelo Curreli, Giovanni Lai, Daniele Polese e Lorenzo Spanu. Per i senior abbiamo Victor De Gosciu, Giuseppe Manca, Paolo Augusto Zedda. T2 Giuseppe Fronteddu e Mauro Lampioni. M1 Stefano Scanu. L'ordine non è quello che vi ho appena annunciato perché sono stati un po' cambiati. Si parte comunque da Stefano Congiatu, categoria junior, un attimo di attenzione. 90 kg. Subito dopo questo flight osserveremo una pausa di mezz'ora circa. Quindi il prossimo flight, quelli di panca, che aspettino prima di fare il riscaldamento. Comunicazione di servizio per gli atleti ma anche per noi qui in diretta. Dopo questo flight ci sarà mezz'ora di pausa che ovviamente ci prenderemo anche noi per poi andare sulla specialità panca. Questo è l'ultimo flight per quanto riguarda lo squat. Prima prova a 190 kg per Stefano Congiatu e siamo già sui record. Qui
probabilmente ne verranno superati diversi. In questo flight ne vediamo segnalati solo con la prima prova ben 8 su 11. Il record sardo per la categoria junior 90 kg è di 185 kg e Congiatu proverà già con il primo tentativo a sollevarne 190, quindi partiamo subito forte con questa ultima manche del squat, prima prova di questo campionato nazionale sardo di powerlifting in questa 2 giorni dal teatro Andrea Parodi di Budoni. Va Congiatu, andiamo il verdetto, ma c'è un'unanimità per l'alzata valida e quindi record per Stefano Congiatu. Bilanciare carico dell'Ocean Interano. Adesso è la volta di Victor De Gosciu, 190 kg da sollevare, categoria senior 90 kg. L'alzata è nulla. Alzata non valida per De Gosciu, il bilanciere va a 200 kg, altezza REC 12 per Si sale a 200 kg per Giovanni Lai, categoria junior 90 kg, Lai Pedano. atleta che al peso ha segnato 87,2 kg. Anche qui siamo per un record, Lai Pedano. il record ritoccato a 200, ma dovrebbe essere per categoria lo stesso appena ritoccato da Congiatu, quindi dai 190 di Congiatu potremo passare già ai 200 di Lai. E qui è una bella sfida per quanto riguarda il record junior, perché possiamo dire che la battaglia è appena iniziata. Vediamo se Lai andrà a ritoccare quello di Congiatu. 105 kg, altezza REC 18 per Polese. Per Polese, scusate, non per Giovanni Lai. La volta di Polese, evidentemente Lai risulta rinunciatario, lo vediamo segnato in rosso. Polese va per i 205, è la stessa categoria di Congiatu che ha appena ritoccato il record sui 190, potrebbe farlo Polese in caso di alzata valida. Andiamo a seguire la sua prova. Daniele Polese dell'Atlas Gym, alzata valida e record ritoccato 205. E adesso è la volta di Stefano Scanu, categoria M1 100 kg. Il record sardo è fissato a 215,5 e in questa prima prova Stefano Scanu proverà a sollevare 205 kg. Stefano Scanu, Powerlifting Team Sardegna.
Vascanu. Attenzione, alzata non valida. Alzata non valida per Scanu che resta a 205. Tocca a Luca Angelo Currelli. Altezza leg 13. Bilanciere carico, Currelli Padano. Categoria Junior, classe 2004 in forza all'Atlas Gym. Luca Angelo Currelli proverà a sollevare 210 kg e a ritoccare il record di Polese. Alzata valida, verdetto unanime. Il bilanciere va a 215 kg, altezza leg 14. Va adesso Giuseppe Fronteddu, Seguire Z, categoria T2, 90 kg, con la possibilità di fare già record, perché il record è fissato a 210 e Giuseppe Fronteddu proverà a sollevare 215 kg. Classe 2008, Giuseppe Fronteddu, Powerlifting Team Sardegna. Alzata valida per Giuseppe Fronteddu e nuovo record sardo nella categoria T2 con 215 kg. Adesso per la categoria senior Paolo Augusto Zedda proverà nel suo primo tentativo a sollevare 217,5 kg. Qui il record è un po' lontano perché il record è fissato sui 265. bilanciere carico, Z in Padano. Chiamato in pedana Paolo Zedda, atleta senior dell'86. Valida l'alzata di Paolo Augusto Zedda, 217 kg, 220 per Mario Lampioni che sta per guadagnare la pedana. Categoria T2 per Mario Lampioni, classe 2009, Power Club Luogo Santo. Paracarica, Andrà a ritoccare decisamente il record sardo che è fissato sui 165, mentre qui si andranno a sollevare 220 kg. Tanto dando uno sguardo ai punteggi, è Currelli in questo flight ad averlo più alto con 135,147. Vediamo Lampioni. Alzata valida, non con verdetto unanime, ma comunque passa il tentativo di Mario Lampioni che rappresenta il nuovo record, 220. Si sale un po', 222,5 kg, ancora per la categoria junior, quindi qui
Si tratta un po' di andare a ritoccare i record, perché Lorenzo Spanu va per i 222,5 nella categoria junior 90 kg. Classe 2003, Lorenzo Spanu concorrerà in tutte le specialità. Paracarica, Spanu in banana. No, fregatene assolutamente. Lorenzo Spanu, anche qui il verdetto non è unanime, ma l'alzata è valida. 222,5, ora si va per i 250 di Giuseppe Manca, che però non rappresentano il record, diversamente da come leggiamo da qui in grafica davanti a noi. 250 kg a fronte di 265 di record, il record senior. La categoria senior, Giuseppe Manca. Bilanciere carico, Manca in banana. Abbiamo sentito all'inizio, adesso nel ruolo di atleta, ma anche di trainer di tanti atleti che si sono presentati a questo campionato nazionale sardo. Giuseppe Manca, 250 kg. Alzata valida, stavolta il verdetto è unanime. Andrà per i 255 nella seconda prova. E adesso Bilanciere va a 195 kg, altezza red 13. sarà De Gosciu il primo a partire in questa seconda prova. 195 dopo l'alzata nulla a 190 nella prima prova. Ci riprova Victor De Gosciu, Power Club Luogo Santo. Al termine di questo flight, come detto, mezz'ora di pausa e poi si passerà alla panca. Carico, De Gosciu in banana. Altezza red 13. Alzata non valida, il bilanciere va a 207 kg e mezzo, altezza red 13. Alzata non valida ancora per De Gosciu. E adesso è la volta di Stefano Scanu, ovviamente rimane a zero come punteggio Victor De Gosciu. Adesso Scanu prova per i 207,5, categoria M1, 100 kg. La prima prova non è andata bene, a 205 ci riprova a 207,5 Stefano Scanu.
con un punteggio che in caso di alzata valida andrebbe a 119,250. Stavolta è valida l'alzata di Stefano Scanu, salutata dall'applauso dell'anfiteatro Andrea Parodi. Ricordiamo che il programma dopo la pausa prevede la panca uomini che andrà a chiudere questa prima giornata di gare, poi domani sarà la volta della panca donne e poi dello stacco uomini e donne che andrà a chiudere questi campionati nazionali sardi di powerlifting qui da Budoni in esclusiva su Directa Sport. Lanciare carico. Tentativo per Stefano Scanu a 221 e quindi si va per il record. Era a 221 il tentativo di Scanu, è stato corretto in questo momento e per Scanu si tratta tra l'altro di record sardo e di punteggio provvisorio di 127,009. Adesso tocca a Congiattu, che il record lo aveva stabilito al suo tentativo, va per i 210, che però non sono record perché Lorenzo Spanu l'aveva già ritoccato. Intanto però è buona l'alzata di Stefano Congiattu, 210. Daniele Polese tiene lo stesso peso, dopo i 205 va per i 210. Il suo peso però è superiore a quello di Congiattu, quindi in caso di alzata valida il suo punteggio totale sarà leggermente inferiore. Seguiamo l'alzata di Polese. Buona l'alzata di Daniele Polese. Valida per Polese, il bilancio va a 222 kg e mezzo per Curelli, altezza REC 13, a seguire Zeda e Frontivi. Curelli invece va per i 222,5, quindi in sostanza cercherà di eguagliare quanto fatto da Spanu. Siamo sempre sulla categoria junior. Bilanciare carico, Curelli in pedana. Va Curelli. Verdetto non unanime ma alzata valida e dunque al momento Alzata valida. Il bilancio resta a 222 kg e mezzo, altezza Quindi REC 7 per Zeda. c'era un chiarimento che veniva richiesto al tavolo. 222,5 viene eguagliato il record di Lorenzo Spanu, che però al suo tentativo poi proverà a sollevarlo ulteriormente a 235. Intanto il bilanciere resta sui 222,5 per il tentativo di Paolo Zedda, che nel primo aveva sollevato 217,5. Fatica un po' Zedda, però vediamo un po' il verdetto. Buono tra gli applausi, Paolo Zedda. 225 kg, altezza
rec 14. È andata. La soddisfazione di Paolo Zeda nel lasciare la pedana non è stato semplice, ma ce l'ha fatta atleta senior del powerlifting team Sardegna, 222,5. Adesso si va per i 225 di Fronteddu, che proverà a ritoccare il record sardo categoria 90 kg T2 dai 215 della prima prova ai 225. Vediamo Giuseppe Fronteddu in pedana. Adesso si alza anche un po' il tifo qui a Budone a fronte dei vari tentativi. Alzata valida per Giuseppe Fronteddu, 225 record ritoccato. E adesso tocca a Mario Lampioni, sempre T2 ma categoria 100 kg, abbondantemente ritoccato nel primo tentativo il record di 165 con i 2,20 già sollevati. Adesso si va per i 2,30. Lanciare carico. E ora tocca a Mario Lampioni, Power Club Luogo Santo. Lampioni risale, vediamo. È valido il tentativo di Lampioni, che si porta a 230, quindi ritoccata ancora il record. Proverà a farlo Lorenzo Spanu per la categoria junior 90 kg. Lorenzo Spanu, 235 da sollevare. Aspetta un attimo, Mare, 3 secondi, devo richiamare, 3 secondi, sono fermo, 3 secondi. Bilanciere carico. Preparato il bilanciere, Lorenzo Spanu andrà a provare a ritoccare il record che in questo momento è sui 225 di Luca Angelo Currelli, ma la sfida per il record non è mica finita. Lorenzo Spanu, vediamo Lorenzo Spanu, il verdetto è valido, quindi il record categoria junior è stato ritoccato a 235 kg. Ma la sfida è ancora aperta all'ultimo turno. Giuseppe Manca, che va per il punteggio più alto di giornata, perché fino a questo momento il punteggio più alto è sempre quello di Marco Scanu con 160,450, ma Giuseppe Manca solo con l'ultimo sollevamento è già a 162,078. Ci prova adesso sui 267,5. Giù Giuseppe Manca. Ed è valido, ritoccato il suo record, 267,5 per un punteggio di 278, che potrebbe diventare, in caso di alzata 2,70 come previsto dalla terza prova, addirittura
di 163,593, ma Giuseppe Manca ha comunque già ufficialmente, direi, ottenuto il punteggio più alto di questa mattinata dedicata allo squat, e si torna da Victor De Gosciu, che ha effettuato 2 alzate nulle fino a questo momento, va per i 200 kg in pedana a cercare un po' di chiudere bene con questi 200 kg da sollevare. Era come se fosse un messaggio di una persona a tua mamma. Capito? Un attimo. Scusa, la sera, dopo aver scoperto a fine spettacolo. È valida. Alzata valida per De Gosciu. Victor De Gosciu chiude con un'alzata valida 200 kg e un punteggio totale di 119,560. Adesso per la categoria M1 Stefano Scanu va per il record, che in precedenza era di 215,5, prova a ritoccarlo di 2 kg Stefano Scanu con 217,5 di alzata, la precedente è stata di 207,5, quindi proverà ad andare per il record Stefano Scanu, Paracarica, Scanu in pedana. atleta di Powerlifting Team Sardegna, concorrerà per tutte le discipline in questa 3 giorni, quindi lo vedremo anche nella sessione del pomeriggio con la panca uomini, che andrà a chiudere questa prima giornata di gare. Valida l'alzata e record per Stefano Scanu di 217,5 kg, record sardo categoria M1 100 kg. E andiamo su Daniele Polese, 217,5 categoria junior. Paracarica, Polese in pedana. Prova a rimodulare. Mi fa piacere, posso provare a rimodulare? Altezza range 18, questo ovviamente dipende dall'altezza degli atleti, particolarmente alto Daniele Polese, il range più alto ce l'ha lui in questa manche, non va il tentativo di Polese, si ferma a 210 Va a 225 kg. per un punteggio finale di 123,501. E adesso è la volta di Stefano Congiattu, andrà a caricare 225. Sì, spero di recuperarmi Simone, che ho in difficoltà mostruose. Però già ci siamo. Il bilanciere va a 217 kg e mezzo, altezza rec 18. Altezza rec 15, scusate. Congiattu per i 217,5, stesso peso di Daniele Polese. In questo terzo tentativo non è andata bene Daniele Polese, vediamo Stefano Congiattu. Sì, no, top player, super in gamba. Stiamo collaborando molto ormai. Solo di lui fa produzioni importantissime. Il bilanciere carico. Nel senso lui ha fatto questa Congiattu in pedana. Ascolta, siamo un pochettino fermi come social. Stefano Congiattu in pedana, eccolo qua. Me li mandi? O c'è? Va bene, dai, ok. E invece questo weekend intanto? Ah, c'è l'altra roba. Va bene, dai, procedo. Ciao.
Tentativo di Stefano Congiato, chiamata a gran voce dall'auditorium. E l'incitamento è servito, diciamola tutta, perché Stefano Congiato alzata valida 217,5 e 130,587 di punteggio. Si prepara Paolo Augusto Zedda e poi toccherà a Luca Currelli e Giuseppe Fronteddu. Con Zedda torniamo sulla categoria senior, 230 kg. Non siamo in zona record, ma comunque prova a migliorarsi ancora Zedda. C'è da sistemare un po' il bilanciere. Zedda va in pedana per questo tentativo da 230 kg, categoria senior, 90 kg, peso alla bilancia 86,4. Incitamento per Zedda. No, stavolta l'alzata non è valida. Il bilanciere va a 235 e kg. quindi si ferma ai 222,5 del secondo tentativo e un 131,676 di punteggio. Luca Angelo Currelli che prova a eguagliare il record di Lorenzo Spanu nella categoria junior andando sui 235. Poi Spanu avrà un tentativo sui 240 e sfida per il record tra questi due atleti. Esulta di giustezza Luca Angelo Currelli perché il tentativo a 2,35 è andato in porto, 137,734 anzi scusate 142,739 il suo punteggio, siamo andati a leggere la riga sotto e comunque gran bella prova di Luca Angelo Currelli, classe 2004 dell'Atlas Gym. Adesso è la volta di Giuseppe Fronteddu, categoria T2, 90 kg. Qui abbiamo abbondantemente superato il record dal primo tentativo, portato a 2,15, poi 2,25 e adesso si va sul 235. Sull'entusiasmo dell'anfiteatro anche Giuseppe Fronteddu completa la sua mission a 235 kg, 137,734 di punteggio. Adesso tocca a Lorenzo Spanu per la categoria junior, prova a ritoccare il record che al momento condivide con Luca Currelli a 235, prova a portarlo a 240. A seguire Mario Lampioni che proverà a ritoccare il suo record su 245 per la categoria T2 100 kg. E infine Giuseppe Manca che in caso di alzata valida chiuderebbe la sua performance con 169,955 punti, la più alta di questa mattinata dedicata allo squat. Ma seguiamo adesso Lorenzo Spanu. 240 per questo atleta.
È valida, è valida. Tecnicamente ineccepibile Lorenzo Spanu, 240 kg, il record è il suo, con 141,624 di punteggio. Adesso è la volta di Mario Lampioni, T2, 100 kg, 245 da sollevare. Paracarica Lampioni. 2009 Mario Lampioni, quindi appena 16 anni. $245. 245 kg per Mario Lampioni. Coefficiente Schwarz ovviamente un po' più basso perché il peso di Lampioni è 99,8 kg. Vediamo la sua prova. L'alzata è valida, un po' sofferta ma comunque valida, si prende l'abbraccio dei suoi compagni. Mario Lampioni che ha compiuto una piccola impresa, anzi una grande impresa, perché 245 kg sono davvero tanti, punteggio finale 135,853. E andremo a chiudere con Giuseppe Manca. Lo abbiamo sentito all'inizio collegamento, sembrava più preoccupato per i suoi allievi, ma in realtà la sua prova è davvero impegnativa perché dovrà sollevare 280,5 kg, categoria senior, 90 kg, 85,2 al peso. E adesso andiamo a vedere la sua esibizione che chiuderà il flight 5. Adesso un po' di silenzio chiaramente. Sale l'incitamento. Ma manca! E dovrebbe essere valida. Sì, è valida, è valida. 280,5, una prova mostruosa. 169,955 di punteggio, il più alto di questa mattinata dedicata allo squat. La grande prova di Giuseppe Manca. Classe 1990, si cimenterà anche sulla panca, quindi lo rivedremo anche alla ripresa questo pomeriggio. Attendiamo un po' le dichiarazioni al tavolo prima di andare in chiusura. Nel frattempo stanno un po' sistemando i vari punteggi, ma in realtà non abbiamo finito perché ci sono i detentori dei record che possono ulteriormente migliorare la prova, quindi stiamo collegati perché c'è ancora tanto da vivere in questa mattinata, perché si parte da Stefano Scanu per la categoria M1 che da 217,5 proverà a salire a 221. Poi è la volta di Curreli che andrà sui 240,5 per ritoccare i 240 di Spanu. E infine proprio Spanu andrà per i 250.
Sono poi i risultati che potrebbero migliorare anche il punteggio in realtà. Stiamo osservando anche noi il tabellone. Si parte da Stefano Scanu, poi si cimenterà anche Frontedu per la categoria T2, da 235 si passa ai 240, quindi Luca Curreli che dai 240 di Spanu li porterà a 240,5, ma poi Spanu concorrerà addirittura per i 250. Sul piano dei punteggi Curreli dovrebbe avere però qualche punto in più rispetto a Spanu, parliamo di poco più di un decimo. Il punteggio in prospettiva di Curreli è 142,739, quello di Spanu è 1,1 sotto, ecco 141,624. E adesso la volta però di Stefano Scanu, 221 kg, per questa quarta prova a ritoccare il record. Un po' di pausa ovviamente per far recuperare qualche energia degli atleti che hanno compiuto degli sforzi davvero grandi. Quindi Stefano Scanu per primo. Stefano Scanu dell'84, categoria M1. Buono, buono, lo ritocca il record Stefano Scanu, categoria M1 100 kg, 221. E ora è la volta di Giuseppe Fronteddu, 240 kg da sollevare per ritoccare il record di 5 kg, è fermo a 235. È un punteggio in caso di alzata valida che andrà sui 137,734. Invitato in pedana Giuseppe Fronteddu, si passa dai master ai giovanissimi perché Fronteddu è del 2008, quindi 17enne. Osserviamo la sua prestazione. Non va il tentativo di Fronteddu, che si ferma comunque a un ottimo 235, ha ritoccato il record sardo di 25 kg dai 220. E ora la volta di Luca Curreli, bilanciere sui 240,5. Categoria junior, 90 kg. Curreli 2004.
Vediamo se va questo tentativo a 240,5 e va, attenzione, sì, si accendono le tre luci e Currelli va a 240,5, al momento il record è suo, ma adesso è la volta di Lorenzo Spanu che azzarda un 250. Niente male davvero, e con l'alzata di Spanu si chiuderà questa sessione in cui ci siamo entusiasmati anche nel vedere questo record di categoria passare continuamente di mano, ma adesso è la volta di Lorenzo Spanu. Atleta del 2003, e va il tentativo di Spanu, premiato anche il coraggio di aumentare di ben 10 kg il suo carico. Non era per niente semplice dopo le 3 sessioni, parliamo quasi di 1000 kg sollevati in 4 tentativi. Questa dunque la tabella finale. Lorenzo Spanu quindi 250, un punteggio di 141,624. Currelli, grazie a un peso corporeo leggermente inferiore, è leggermente avanti nella classifica con 142,739. Si chiude qui questa prima parte di gare delle mattina. Ci hanno detto all'organizzazione che la pausa sarà circa di mezz'ora, dovesse essere qualcosa in più restate comunque sintonizzati su questo link, perché è da qui che ripartiremo con la sessione pomeridiana panca uomini, quindi tra poco cambierà anche lo scenario davanti ai vostri schermi. Per adesso vi salutiamo e diamo la linea alla regia.
E rientriamo dall'auditorium comunale Andrea Parodi di Budoni per questi campionati nazionali sardi di powerlifting organizzati dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association. È il momento della panca, è il momento degli uomini che andranno a chiudere questa prima giornata di gare con la gara su panca. Stamattina abbiamo visto le gare di squat femminili e maschili e adesso siamo pronti a riprendere con le gare appunto di panca tra le varie manche che coinvolgeranno i numerosi atleti alla ricerca sia di un buon piazzamento in classifica che di un possibile record sardo. Ne abbiamo visti diversi nel corso della mattinata per quanto riguarda lo squat. Intanto è iniziata la gara di panca con Vincenzo Magrini, che aveva già partecipato alle gare di squat. Alzata valida per Magrini, 85 kg sollevati. Adesso è la volta di Leonardo Macri, la sua prima prova sarà sui 90 kg, categoria senior, 67,5 kg e 142,5 record sardo. Siamo abbastanza lontani, andiamo a vedere la prova di Macri. Valido anche il primo tentativo di Leonardo Macri in questo flight, il sesto di giornata. Il bilanciere va a 80 kg, altezza rec 12 per Boe Alessandro. Adesso è la volta di Alessandro Boe, andiamo un po' a elencare quello che riusciamo a leggere di questo flight 6 e abbiamo Alessandro Boe, Luca Pileri, Vincenzo Magrini e Leonardo Macri che abbiamo già visto, Giovanni Maria Pipere, Lorenzo Accossu, Emanuele Francesco Zucchitta, Paolo Accaccia, Marco Scano, Alessandro Masala, Gianmario Mocci, Patrizio Addis, Giuseppe Asolo e Nicola Doneddu. Forse sono questi o forse ce n'è qualcuno in più, ovviamente dovrà andare un po' a scorrere il file. Andiamo a vedere la prestazione di Alessandro Boe, che abbiamo visto anche stamane con le gare di squat. Il bilanciere va a 80 kg per Boe, altezza rec 12. 80 kg per Alessandro Boe. Bara carica, Boe in pedana. Bilanciere al petto e poi il press che chiude l'esercizio. Non valida. Alzata non valida per Boe. Nulla. Alzata di Alessandro Boe. 80 kg, altezza rec 13 per Pileri. Adesso è la volta di Luca Pileri, categoria T2, 75 kg, solleverà 80 kg in questo primo tentativo. Para carica, Pileri in pedana. Uno degli atleti rappresentativi sardi praticamente.
E siamo con Marco Marteddu, atleta di powerlifting, oggi con noi al commento. Insomma, un'impressione su quella che è stata la prima parte della gara, quella dedicata allo squat. Abbiamo visto molti record infranti oggi. Sì, no, devo dire il livello ogni anno sta salendo sempre di più, è anche una buona cosa che in Sardegna ci siano atleti forti, insomma le potenzialità ci sono tutte, niente, è stata una buona parte, si sono visti chili importanti, no, è una bella cosa. Allora, adesso siamo sulla panca maschile. In mattinata i punteggi venivano stabiliti in base ai coefficienti Schwarz e Malone e invece qui leggiamo chilogrammi validi. C'è un qualcosa di diverso nell'assegnazione del punteggio? No, allora il punteggio, il coefficiente vale anche nella panca, poi logicamente il coefficiente va calcolato in base al peso corporeo, ai chili sollevati. E niente, bisogna vedere un attimino adesso gli atleti quello che presentano. A corso in banana. Invece parliamo dei tuoi prossimi impegni. Allora, io domani devo fare l'ostacolo a terra. Sono reduce da una gara di poche settimane fa, quindi non ho potuto preparare granché in 3 settimane. Niente, domani vediamo un attimino, speriamo di essere in forma e che le cose vadano per il meglio. Sono iscritto alla meno 90, solitamente partecipo alla meno 82, però avendo fatto uno scarico recentemente non pensavo fosse il caso, anche perché il fisico comunque sia valida per accorso, il bilanciere rimane a 105 kg. Va preservato. Sicuramente, allora intanto Accosu prova valida per lui sui 105 kg, adesso è la volta di Emanuele Zucchitta, anche lui 105 kg, per adesso siamo un po' lontani dai record che vediamo essere molto alti rispetto a quelle che sono le prime prove in programma. Allora, per quanto riguarda Zucchitta è già un atleta che si allena da qualche anno, è sempre in costante miglioramento, è forte e adesso vediamo un attimino, la prima l'ha fatta molto veloce, Alzata penso valida che per avrà Zucchitta, molti più il chili, bilanciere va a 110 kg, altezza 12 per la caccia, a seguire scala e marsala. ma penso che un 5-7 kg in più li chiamerà in seconda prova. A poco li vedremo anche noi in sovrimpressione nel nostro schermo, evidentemente mediamente si tende a salire di 7,5 kg, qualcuno anche di 10, ecco giusto Macri non salirà di molto. Guarda, la panca è più particolare perché richiede molta tecnica, solitamente le alzate variano dai 5-7 kg. 10 kg tra un'alzata e l'altra sono tanti, però c'è chi li fa comunque sia, dipende sempre da come li senti, perché ogni volta le sensazioni, se i chili sono leggeri, come li senti durante l'alzata. Alzata valida anche questa da parte di Paolo Accaccia, 110 kg anche per Marco Scanu. È una disciplina che ha un buon movimento proprio in questa zona tra Budoni, Posada, allargandoci anche verso Lula. È una tradizione importante per questa disciplina che deriva dalla pesistica, che nel nuorese ha una tradizione storica. Sì, allora in questa zona ci sono tanti ragazzi che si allenano qui a Posada, anche nella palestra di Giuseppe Manca, che è un atleta storico della Sardegna, molto forte, l'abbiamo visto prima stamattina facendo lo squat, è impressionante. Ha molti ragazzi, tutti forti, adesso anche Marco è un ragazzo che sta crescendo, è molto forte, a margine e può crescere ancora di più.
112 kg e mezzo, altezza record Alessandro Masala, questo è uno degli atleti che non abbiamo visto stamattina perché nella disciplina del single lift appunto si può selezionare a quali prove si vuole partecipare, se a tutte oppure a una o due, come hai spiegato tu che parteciperai domani solo sullo stacco. A volte bisogna anche recuperare energia da gare precedenti. Sì, certo, vabbè, la scelta adesso, ma la scelta ricade soprattutto magari o sulle alzate migliori che uno ha, oppure in base anche alla preparazione, l'allenamento, le tabelle, e ci sono tante variabili da considerare, certo. C'è chi le fa tutte e tre, oppure magari uno è uno specialista e sceglie l'alzata migliore, capito? Però una buona percentuale di alzate valide, solo una è stata considerata nulla fino a questo momento, in una disciplina che tu hai definito forse la più tecnica delle tre. Sì, nella panca conta la forza, ma conta molto anche la tecnica, perché basta poco per uscire fuori. È una questione di millimetri, si può dire, e quindi ci vuole concentrazione, soprattutto nella prima, quando si rompe il ghiaccio, devi essere sicuro, anche una questione di fiducia, se vogliamo. Gian Mario Mocci, categoria senior, 75 kg, solleverà 172,5 kg, anzi no, scusate, 115, 172,5 è il record. Andiamo. alzata valida per Mocci, il bilanciere va a 117 kg e mezzo, Come mai i chilogrammi validi invece sono sempre leggermente in più, a volte li vediamo anche in più rispetto alla prova sostenuta? Per esempio Masala in prima prova è andato a 112,5. Adesso è chiamato 120. Ah, ecco, Praticamente questa... sì, quelle sono le seconde chiamate. Le seconde chiamate. Adesso in seconda entrata dovrebbe fare 120 kg. Da cosa dipende questa scelta? Insomma, è qualcosa che un atleta sul momento si sente? Anche, allora dipende dalle sensazioni, ma anche dalle cose provate in allenamento, perché ci sono atleti magari, anzi ci sono atleti più o meno tutti, le chiamate diciamo che sono già prestabilite, cioè uno magari prepara tutte e tre le chiamate e poi dipende il giorno della gara, se sei più o meno in forma, vede un po' se variare o chiamare un po' di meno, un po' di più, ma molta sensazione, come si sentono i chili, come salgono. Un'eventuale modifica viene chiamata proprio ora alla fine del turno o prima dell'inizio del prossimo? Potresti cambiare o la prima, nel senso io dichiaro un tot di chili, mi riscaldo, vedo che posso fare di più o un po' di meno e posso cambiare la prima entrata. La seconda non si può cambiare, quindi quella che chiami rimane, e potresti cambiare la terza in base all'andamento della classifica, insomma, una questione di podio, seguire un altro atleta. La volta di Giuseppe Asole, 125 kg, e questo atleta senior 75, valida. Sì, anche Asole è forte, è già qualche anno che gareggia, anche lui in costante crescita, è un ragazzo che ha margine potenziale. È uno sport che riunisce tante categorie di età, abbiamo visto dei giovanissimi, anche dei sedicenni, ma abbiamo visto anche atleti prossimi ai 60 anni che comunque ancora si cimentano in questa disciplina. Sì, il bello di questo sport è che non ha età. Io per primo posso dire ho iniziato che ero già grande, avevo 29-30 anni, ho iniziato qualche anno fa. Ci sono anche altri ragazzi che hanno iniziato alla mia età, i più piccoli, unisce un po' tutte le età, infatti appunto il bello di questo sport è proprio quello. Adesso Nicola Donedu chiude il sesto flight, la prima prova del sesto flight, con 140 kg. Questa è una bella alzata, pulita, e poi 140 kg stiamo già parlando di un carico importante per un 1,75 m.
E adesso si dovrebbe ripartire da Alessandro Boe, che è l'unico di questo gruppo che ha avuto un'alzata nulla all'inizio, va sugli 87,5. Ecco, anche dopo che c'è una chiamata nulla, comunque si aumenta di peso, si entra comunque in fiducia. Sì, allora lì dipende anche da qual è il problema, nel senso che magari potrebbe avere il chili, però magari ha fatto un errore tecnico e quindi viene data nulla alla prova. E uno magari se li sente e chiama anche di più. Anche perché questa non si poteva cambiare. No, questa una volta che la dichiari è questa. E adesso viene chiamata come valida, quindi È stata 87. pulita, evidentemente a prima entrata ha fatto un errore tecnico che le è costata la prova. E sale di 10 kg per la terza prova, andrà sui 97,5, mentre si resta sugli 87,5 per la prova di Luca Pileri. Luca Pileri 2008, Power Club Luogo Santo. Un po' sofferta ma comunque valida. Sì. Adesso magari potrebbe chiamare o 2,5 o 5 kg in più. Adesso era controllata bene, però un po' in difficoltà magari. Perché a metà alzata c'è un punto critico dove lì quando si sente pesante devi spingere, altrimenti rischi di mollare. Ancora non vediamo qual è la chiamata della terza prova, ma viene messa in questo momento. Eh sì, 2,5 kg in più. Sì, alla fine è giusta, sicura. 92,5 invece la chiamata per la seconda prova di Leonardo Macri, che è valida. Questa è valida, già più decisa. Macri, il bilanciere resta a 95 kg, altezza 15. Con uno sguardo, forse alla panca partecipano forse un po' di più rispetto che allo squat, c'è qualche atleta in più che partecipa sulla panca. Sì. Vincenzo Magrini aumenta di 10, da 85 va direttamente a 95, categoria junior 67,5. Dovrebbe essere un altro atleta di questa zona. Penso di sì, è un ragazzo che è di questa zona. E vede già un salto di 10 kg è importante. Però li ha controllati bene. Forse in terza non credo faccia un salto di 10. Alzata valida per Macrini, il bilanciere va a 107 kg e mezzo, altezza 10 per Pipere. Giovanni Maria Pipere che invece va sui 107,5 dopo aver alzato 100. Anche questo è un carico importante in più. Eh sì, quando superiamo già i 5 kg in panca è un bel salto. Anche qui un verdetto unanime e con l'alzata valida. È a 105 kg, altezza 9.
Zucchitta va per i 110, aumenta di 5 kg. Mentre iniziamo a vedere che Macri aumenterà addirittura di 10 dopo una seconda prova magari un po' più prudente, sopra di 2,5, adesso invece va addirittura sopra di 10 e insomma è entrato abbastanza in fiducia. Questa potrebbe anche essere una chiamata dell'ultimo momento. Sì, ma anche una questione di strategia, magari una cose provate in allenamento, oppure dice me li sento, li provo. Molte volte in terza chiamata 1,80. Magrini si tiene sui 100 dopo i 95, 7,5 in più per Giovanni Maria Pipere, alla terza prova andrà a sollevare 115 e adesso si torna da Emanuele Zucchitta, 110 kg. Valida. Anche questa è una bella alzata. 112 kg e mezzo, alzata rep 14 per Accosso, a seguire Scano e Acaccio. Accosso andrà sui 112,5, 7,5 kg in più. Accosso in pedana. Sono davvero impressionanti alcuni record in realtà, perché sono davvero lontani. Qui abbiamo un 172,5 per i senior, 75, 172,5 kg sono tanti. Alzata valida per Accosso. Il bilanciere va a 115 alzata valida anche per Accosso. Saliamo un po' di peso, 115 per Marco Scanu, 5 kg in più rispetto alla prima prova. Categoria senior, 67,5. Bara carica, Scano in pedana. Classe 97 farà tutte le prove Powerlifting Team Sardegna per Marco Scanu. Non valida. Alzata non valida per Scano. Il bilanciere va a 120. Qualcosa forse da eccepire sulla tecnica. Non ho capito se per l'anticipato peso oppure perché magari ha toccato il bilanciere al rack. Ce lo confermano anche dal Sì, pubblico. penso che sia per quello. Bara carica, Evidentemente, in pedana. perché altrimenti l'alzata era buona. E adesso Paolo Accaccia, 120 kg da sollevare, 10 in più rispetto al primo tentativo. Veloci. Ed è andata per gli Veloci. applausi del Alzata pubblico. valida per Accaccia. Il bilanciere resta a 120 kg, altezza rep 10. 120 anche per Una- Alessandro A Masala. seguire Mucci e Ardis. Masala dell'Atlam Gym concorrerà solo su panca in questa 2 giorni, classe 99. Incitamento anche del pubblico per Alessandro Masala,
che ha completato bene la sua alzata. A 122 kg Una buona alzata, altezza red 15 per Moci. un po' A sofferta in seguire partenza Addis magari, però ha Zone. chiuso bene. Hai visto un po' l'incitamento del pubblico, ecco, E anche che l'ha quello visto fa tanto, in difficoltà, sì, effettivamente. anche quello fa tanto. Si sale a 122,5 con Gianmario Mocci, che nella prima prova ha sollevato 115, quindi si sale ancora in maniera importante. Seconda prova che andrà avanti con Patrizio Addis a 127,5, Giuseppe Asole 130 e Nicola Donedu che invece proverà i 150. No, Non è andata, non è Alzata non andata. valida. Il peccato. vincere va a Peccato, non è 127 andata quella di Masala che kg e comunque mezzo. si riproverà dopo con 125. Penso che in terza richiami gli stessi chili, riprova. Adesso lo vedremo, insomma. Quindi, Masala intanto andrà sui 122,5, non su 125, adesso c'è Patrizio Addis. Impressione corretta intanto perché Gianmario Mucci chiama lo stesso peso per la terza prova. Sì, È valida, è valida. no, Non con verdetto Alzata unanime. valida per Addis. Il bilanciere va a 130 kg, altezza sì, red però 28, abbastanza Asole a veloce, seguire con Donedu margine, e Macri. può dare di più. Vediamo poi quale sarà la successiva chiamata. Bara carica. 130 per Giuseppe Asole. Siamo quasi in conclusione di seconda prova. Buona, si va Alzata valida sul per 130 Asole. Il kg. bilanciere va a 150 kg, Chiaramente altezza red il 11. punteggio tiene conto dei chili sollevati e del peso in base al coefficiente Schwarz, come detto anche in mattinata. Al calare del peso il coefficiente cresce sensibilmente e questo poi determina il punteggio. Nicola Donedu, a lui l'incombenza di sollevare un po' di più, categoria senior 75, andrà a sollevare esattamente il doppio del suo peso. Sì, 150 kg, stiamo parlando di un carico importante. Adesso vediamo un attimino come li gestirà. È valida per il tesserato della Gym Tonic ASD classe 96 Nicola Donedu. Sì, veramente una buona alzata. Il bilanciere va a 90 kg, altezza red 13 per Pileri. A seguire Boe Si e riparte Madrina. da Luca Pileri che sceglie il peso più leggero per questa terza prova, 90 kg, non se la sente di aumentare tanto e quindi andrà dopo gli 87,5 a sollevare 90 kg. Mentre considerevole l'aumento di alzata di Alessandro Boe, che dopo la prima prova nulla a 80 e quella valida a 87,5 andrà ad aumentare addirittura di 10.
Sì, le terze Baracca prove in pedana, a seguire Boe e Magrini. sono un po'... dipende anche dall'atleta, se vogliamo. Magari c'è chi è più pragmatico e prudente, va sul sicuro, oppure magari uno che è un pochino più... non lo so come si può dire. Comunque sia, dice guarda, ci provo, tenta il PR. Esistono dei limiti di aumento del carico o si può andare abbastanza liberi? Ecco, noi abbiamo visto un massimo di 10 fino a questo momento. No, non c'è un limite di carico, ovviamente Alzata valida. un aumento, adesso prendiamo in questione la panca, un aumento oltre 10 kg, 15-20 kg, non credo sia una cosa, mi spiego meglio, Alzata non per fare uno salto così grande tanto vale entrare con un carico bilancia più da alto 97 kg e mezzo, e fare delle altezza chiamate 12 per boe. più vicine tra l'una e l'altra, perché magari uno stacco da terra già si può fare un salto di 20 kg, anche 25 volendo, in base a come si sente il carico. La panca, ripeto, Anche per abituare maggiormente anche il fisico, le braccia, sì, a certo. non salire troppo, insomma lo vediamo banalmente anche a noi semplici dilettanti che andiamo in palestra e ci ritroviamo a lavorare anche con palle mediche di un peso abbastanza basso, però quando da un circuito all'altro passi dai 10 ai 15 è una cosa che veramente parliamo di sì. dilettanti, sentiamo abbastanza e questo può essere più o meno penso che stesso forse ragionamento. nella panca la chiamata va fatta magari con più criterio, che comunque sia. Alzata nulla per boe. Cioè Bilancia partire con un elevata, carico e fare un salto di 20 kg 12 per Magrini, anche a livello mentale, che senti il peso che ti schiaccia, entri subito in difficoltà. Certo, Baracca aspetto mentale che è sempre molto importante, Sì, perché quello la che mente guida fa tutto. tanto. Tanto Boe che aveva deciso di aumentare di 10 alzata nulla, si è assunto questo rischio un po' per migliorare il Sì, suo ci può punteggio. stare, alla fine sono sempre esperienze, poi da una gara si riparte sempre. Tanto è comparsa anche la colonna del punteggio, Pileri ha chiuso con 59,150 e Boe con 65,931. Magrini adesso aumenta di 5 kg e va a 100. Un po' sofferta ma comunque valida quella di Vincenzo Magrini, 2 kg e mezzo, altezza che chiude questa prova a 78,890 e adesso Macri che ha scelto di sollevare di 10 kg la sua prova, 102,5, categoria senior 67,5. Buona. Valida, il pubblico è stato d'aiuto e Macri chiude a 74,999, aumento importante anche per Giovanni Maria Pipere che passa dai 107,5 ai 115. Bara carica. Su. Picare, 115. Andiamo giù, vai giù. Ecco Giovanni Maria Pipere, categoria è senior 67,5.
difficoltà non va. Alzata nulla per Piper, il bilanciere resta a 115 kg. Quindi il suo punteggio finale resta il 107,5. Un punteggio finale di 82,205. Emanuele Zucchitta. Il bilanciere va a 115 kg, altezza rec 9 per Zucchitta. Sale di altri 5 kg, una salita costante quella di Emanuele Zucchitta. 9. Per la seconda prova che abbiamo visto, secondo me ce li ha tutti. Bara carica, Zucchitta in pedana. Buono. Zucchitta aggiorna la sua prestazione con 115 e un finale di 83,697. 2,5 kg in più per Lorenzo Accossu, nella stessa categoria, 67,5 junior e un punteggio in prospettiva di 89,194 se questo tentativo ovviamente dovesse andare a buon fine. Non va. Alzata non valida per Accossu, il Peccato. bilanciere va a 120 kg, altezza rec Accossu 10 intorno a per Masala e Mocci. 112,5. Resta avanti rispetto a Zucchitta probabilmente perché il peso alla bilancia è qualcosa in meno, quindi qualche punto in più nel coefficiente, nonostante 2,5 kg in meno sollevati. Sì, ma quando è così conta il peso, conta la prova. No, Marco Scanu che va sui 120, 5 kg in più dopo la prova nulla a 115. Sì, ma dovrebbe essere andata. li ha chiusi. No. Peccato. Ma ho avuto un'impressione Il sbagliata. bilanciere va a 122 kg e mezzo, Quindi altezza Scanu rec 10 rimane per fermo alla prima Masala prova a e Mocci. 110. Peccato, Ho perché avuto erano... un'impressione diversa. Sì, i chili li aveva, evidentemente un errore tecnico. Alessandro Masala per i 122,5 aveva aumentato in maniera considerevole tra la prima e la seconda, adesso si accontenta insomma di 2,5 kg in più. No. Non va neanche quella di Masala, insomma. Masala, Oltre all'aumento del peso ci sono anche le due prove precedenti che si Sì. fanno sentire. a seguire a E poi le terze prove è un tabù, perché poi la terza prova è un miglioramento magari di quello che è il massimale per provare a fare di più, e quindi ci può stare che molte volte non vada. Per Masala una chiusura a 81,660, adesso la volta di Gianmario Mocci, stesso peso, conferma quello della seconda manche, in realtà quindi anche un'alzata nulla non cambierebbe nulla in termini di punteggio. Dovrebbe, sì,
Sì. È buona. Alzata valida Sì. per Moci, Buona. bilanciere da 127 kg e mezzo, Conferma. altezza red 12. Eh sì, qui è stato bravo perché l'ha sentita, però ha continuato a spingere, ha controllato il peso, il bilanciere è rimasto sempre lì, non è sceso. Aumento considerevole per Paolo Accaccia, 7,5 kg in più, 127,5. Categoria senior 67,5. Vediamo infatti che il punteggio potenziale lievita parecchio perché in caso di buona esecuzione siamo a 97,66. Alzata valida. Sì, una Alzata valida. Una buona prova questa. Sì. Altezza red 12 per Aris. A seguire Asole e Donnelli. 127,5 è confermato appunto quel punteggio totale oltre il 97. Può addirittura fare meglio Patrizio Addis, anche lui sale di 7,5 kg, va a 135 con un punteggio potenziale sopra il 98. Sì, 135 per un meno 67 è forte, Esattamente il doppio del peso. è forte. Valido. Alzata valida per È Aris. valido e Bilanciere quindi 135 chiude con kg, 135 altezza kg, red 8 per Asole. 98,253, gran bel punteggio per Patrizio Addis. Adesso la volta di Giuseppe Asole che solleva anche i 135 kg, categoria di peso un po' più alta, quindi di conseguenza in caso di buona esecuzione il punteggio sarà un po' più basso. Eh sì. Non va. Alzata nulla per Asole. Il bilanciere va Lì magari come è sceso giù, le braccia, magari un pochettino le spalle, le braccia, ci sono tante cose. Forse non c'è stata una postura corretta sulla panca da principio, forse. Può anche darsi, sì, però si rifarà la prossima volta. Esatto, Asole chiude con 88,257. Asole è uno degli atleti che abbiamo visto già stamattina. Parteciperà a tutte le prove, farà anche la prova di stacco domani Asole, mentre è la volta di Nicola Doneddu che prova a sollevare 160 kg, categoria senior 75. No. Non va. Alzata non valida per Doneddu. Quindi si ferma sui 150 kg e un punteggio complessivo di 102,75 che resta comunque il più alto di questa manche. No, la prestazione è ottima, Già a 150 stiamo parlando di chili, Sì. E adesso sono già comparsi gli atleti che daranno vita al settimo flight. Abbiamo
tra gli altri Daniele Ruggeri, Salvatore Corbo, Jacopo Meloni, Mattia Addis, Gabriele Marras, Alessandro Pala, Massimo Pattitoni, Davide Dettori, Roberto Deledda, Marco Laconi, Daniele Orto, Andrea Lai, Tommaso Spettu, poi ce ne sono altri che ci dovranno comparire, insomma sono atleti che conosci. Sì, alcuni li conosco, sono ragazzi che ormai conosco già da qualche anno, tutti quanti ogni volta fanno sempre di più, adesso vedremo cosa porteranno. Dobbiamo partire da Daniele Ruggeri che solleverà nella prima prova 57,5 kg, Master M5, categoria 82,5 kg. Ci sono anche tanti ragazzi che non conosco, e comunque sia una cosa positiva perché significa che anche che questo sport sta attirando sempre più gente, c'è una crescita, un interesse, è una cosa bella. È forse uno dei Bilanciare atleti carico, Ruggeri in pedana, più grandi che salgono in pedana, 1962, Ruggeri in pedana. e concorrerà su tutte le specialità. Eh sì, un Master 5. Buona la prima per Daniele Ruggeri. Il bilancio va a 77,5 kg, altezza red 14 per Corbo, a seguire Meloni e Addis. La volta di Corbo T2 82,5 kg. Passiamo da un 62 a un 2008, insomma. Una generazione di differenza Sì, praticamente. anche due forse. Anche due forse. Corbo chiamato nel suo primo tentativo a sollevare 77,5 kg. Anche in questo ultimo flight siamo sempre un po' lontani dai record sardi. Stiamo anche parlando di una categoria che è molto competitiva. La meno 82 poi ci sono passati atleti forti. Però Buona. Per Corbo, il bilanciere va a 77,5 per un punteggio adesso tra i 50,608. La volta di Jacopo Meloni siamo nella categoria junior 82,5. 82,5 praticamente per tutti, la categoria è quella, e poi invece quella d'età varia un po' dall'uno all'altro. E adesso è la volta di due junior consecutivi, perché dopo Jacopo Meloni ci sarà Mattia Addis. No. Ha sbagliato la partenza. Alzata nulla. È partito prima. Tanto si è sollevato solo il braccio destro. Sì, Il sinistro è rimasto un po' piantato. A volte può capitare. Sì. A 100 kg, altezza red 13. Una volta di Mattia Addis che come prima prova va sui 100 kg. Il bilancio va a 100 kg, altezza red 13.
per Adis. Tanto Meloni chiama un 85 per la seconda prova. Mentre Adis Altezza rec parte da 13. 100. Bara carica, Adis in pedana. Un flight anche numeroso. Sì. Ecco la prova di Mattia Addis. Buona. Buona, sicura. Alzata valida per Adis, il bilanciere va a 105 kg, altezza rec 10 per Marras. A seguire Andiamo Pala a e salire Patitoni. con Gabriele Marras. Classe 72. Bara carica, Maras Atleta indipendente. pedana. C'è anche questa opportunità di partecipare a questi campionati anche da indipendenti. Si parte da 105. Belli, veloci. Buono il tentativo di Gabriele Marras. Alzata valida per Maras, il bilanciere resta a 105 kg, stessa altezza del rec per Pala, a seguire Patitoni e De Turi. Adesso Alessandro Pala, stesso carico, 105. La categoria è senior. Alessandro Bara Pala carica, concorrerà su tutte le specialità in questi 2 giorni. Powerlifting Team Sardegna, classe 89. alzata valida per Pala, il bilanciere va a 105 kg, altezza rec 13 per Patitoni. È la volta di un esordiente, adesso Massimo Pattitoni, che invece stamattina non c'era, e inizierà la sua gara con la panca. Bilanciere carico, Patitoni in pedana. Un atleta che non conosco. Classe 92, Power Club Luogo Santo, farà solo la panca. Alzata valida per Patitoni, il bilanciere va a 110 kg, altezza Alzata rec valida 8 per Patitoni. a seguire Deleda e Lacconi. Abbiamo dato già uno sguardo anche alle prossime alzate, quelle della seconda prova. Addis e Marras salgono addirittura di 7,5 kg. La volta di Davide Dettori, 110 kg. Bilanciere carico, Dettori in pedana. E anche Dettori dovrebbe essere al debutto in questa gara. Classe 86 farà panca sì, sì. e stacco, eccolo qui. Power Club Lula.
E inizia bene Davide Una buona Dettori. prova. Bilanciere va 115 kg, altezza rec 10 per Deledda a seguire La volta di Laconi e Roberto Orto. Deledda Junior. ...2002. Bara carica, Deledda in padana. 115 kg, si sale un po' ancora. Eh sì, Roberto è già un atleta che conosco da qualche anno e sta crescendo. E ha margine, un buon margine di miglioramento. Parte bene Roberto Alzata Deledda. valida per Deledda, il bilanciere rimane con lo stesso peso, altezza rec 12 per Laconi a seguire Il Orto suo e Lai. punteggio attuale. Adesso si torna sui senior con Marco Laconi e Daniele Ortu, entrambi andranno a sollevare Bara 115 carica, Laconi in kg padana. e poi con gli ultimi andremo a salire. Marco Laconi 1997, va su tutte le discipline. Alzata valida per Alzata Laconi. valida. Il bilanciere resta a 115 kg, altezza Anche rec questa è una buona 14 prova. per Poi Ortu a seguire in prima Lai prova è e importante Ortu. scegliere un carico che sia gestibile perché innanzitutto ti dà un'iniezione di fiducia Bara carica, Ortu in e padana. poi se dovesse capitare un errore devi scegliere un carico che comunque sia in seconda prova sai che lo puoi fare in modo che da non uscire fuori gara e quindi è molto importante scegliere l'entrata Giusta. Daniele Ortu, la categoria è la stessa, ha sempre il senior. Anche lui del 97, come Marco Laconi. Verdetto unanime e anche Marco Ortu, Daniele Ortu fa 115 alla prima prova e 71,703, più di 6 punti in meno di Laconi, evidentemente c'è qualcosa in più nel peso. Andrea Lai per il 117,5, si sale ancora un po'. Camera 3, 2 vedere. No, non basta, deve essere anche in uscita. No, apri l'audio, apri, attacca il microfono. Sì, sì. Parlate. Vediamo la prova di Andrea Lai. L'hai collegato nella... Abbastanza pulito, insomma. velocissima. Alzata valida per Lai, il bilanciere va a 120 kg, altezza rec 13 per Specco a seguire Cimino e Serra. La velocità nell'alzata è sicuramente un qualcosa che può favorire il gesto tecnico. Lì è un po' personale, diciamo. C'è chi preferisce sparare il bilanciere in aria e c'è chi preferisce magari fare una stata più controllata. Varia da persona a persona quello.
in base alla, ma insomma, un po' come ti posizioni o insomma varia da atleta ad atleta comunque sia. Tommaso Spettu, 120 kg, intanto iniziamo a vedere le mosse dei vari atleti in vista della seconda alzata e insomma si varia, ce ne sono molte tra i 7,5 e i 10. Anche Andrea Lai aumenterà di 10 per esempio. Sì, ha fatto un'entrata pulita, ci può stare come chiamata. È la volta di Michael Cimino che sullo squat ha polverizzato record su record stamattina. Bara carica, Cimino in pedana. E parte da 127,5 e qui non siamo lontani dal record e magari cercherà di dare l'assalto nelle 3 prove. Ovviamente vediamo un po' come va la prima. Ho già formattato la schedina. Mentre per il record andrà Davide Serra. Sì, intravedo un record in entrata, una chiamata di record. Sì, Davide Serra andrà a seguire per i 147,5 con il record che è a 145. È la stessa categoria di Michael Cimino che è un po' più lontano, almeno nelle sue scelte iniziali. Eccolo comunque a effettuare la prima alzata valida. Vediamo di quanto andrà ad aumentare nelle prossime prove. Un'ottima entrata questa. Serra parte già per il record perché siamo già 2,5 kg sopra. Categoria junior 82,5. Bilanciare carico, Serra in pedana. Serra parteciperà solo alla panca e forse è per questo che ha scelto un punto di partenza già più alto rispetto a Cimino che si è già cimentato stamattina, insomma un po' di fatica c'è. Sì. Lo squat è, a livello anche di spalle, schiena e braccia è un po' tassante, però questa è un'entrata. Alzata valida per Serra. Alzata valida il record per Davide Serra, 147,5, andrà a ritoccarlo. Intanto Cimino va subito per 10 kg in più alla prossima prova, 137,5. Serra invece aumenta di poco, 2,5 kg in più e andrà per i 150. Bilanciare va 62 kg. Torniamo da Daniele Ruggeri che aumenta di 5, 62,5. Bara carica, Ruggeri in pedana. Ruggeri in pedana, 62,5, 5 in più nel primo tentativo. Tanto c'è una correzione perché Serra andrà sui 155, 7,5 kg in più. Sì, mi sembrava un po' strano, ho fatto un'entrata. Valida l'alzata di Daniele Ruggeri, abbiamo detto, forse il più anziano tra chi concorre, anzi no, ce ne abbiamo un altro del 61 che farà però gli stacchi domani. Sì. Antonio Ogno del 61, ma Ruggeri del 62, insomma complimenti perché tenersi in forma e non rinunciare anche all'attività agonistica a quell'età è un grande merito.
Intanto Salvatore Corbo passa dai 77,5 agli 85. Tra poco verrà chiamato in pedana. Bara carica, Corbo in pedana. Valida Alzata vale valida per 85 Corbo. Corbo, quindi Ci sia un 55. margine di almeno 5 kg, credo. Chilogrammi, altezza re 15 per Melloni, a seguire Adis e Palla. La volta di Jacopo Bara Meloni carica, Meloni in pedana. solleverà anche lui 85 kg, cercando di migliorare di 5 la sua precedente prestazione. Mentre Corbo nell'ultima prova sale di altri 5, andrà a 90. Alzata valida per Meloni. Il bilanciere va a 107,5 kg, altezza re 13 per Adis. Anche lui con margine, credo una chiamata sui 90-92. Potrebbe farla, insomma. Sì, credo di sì. Poi vediamo. Saliamo considerevolmente. Addis che aveva sollevato 107,5, intanto Meloni 95. sale di 10. Sì, ci può stare. Invece Addis va a 107,5 dai 100 a cui era partito. È valido anche il tentativo di Mattia Addis, Alzata valida per 107,5 e 70,198 di punteggio. Saliamo di 2,5 kg con Alessandro Pala, 110, 5 in più del precedente tentativo. a 110 kg, altezza re 10 per Pala, a seguire Maras e Patitoni. Dovrebbe essere valida anche questa. Sì. Alzata valida per Pala, il bilanciere va a 112,5 kg. Adesso Gabriele Marras per Marras, a seguire sale di Patitoni 7,5, e quindi Meloni. 112,5. Bara carica, Maras in pedana. Ha spinto molto sul finale Marras, Alzata valida per Marras, era partito il più bilanciere controllato, resta a poi è riuscito 112 kg Sì, ha dare una accelerato buona in chiusura, spinta. però c'era del margine. A seguire Dettori e Deledda. Gabriele Marras che sale, Bara carica, Patitoni in pedana. era salito a 112,5, intanto vediamo quelli precedenti. Addis salirà di 5, 112,5, Pala da 110 va a 117,5. Adesso la volta di Massimo Patitoni, 112,5, 7,5 kg in più della precedente alzata.
dovrebbe essere valida anche questa. Alzata valida per Partitoni, il bilanciere va a 120 kg, Valida per Partitoni. Per Dettori a seguire Sale a Deledda 120 con Dettori che aumenta di 10. Bara carica, Dettori in pedana. Davide Dettori 120 kg, a seguire anche Roberto Deledda che passa dai 115 ai 120. No, attenzione, Alzata nulla per non è stato Dettori. un verdetto unanime, ma l'alzata è nulla per Altezza Dettori, red 10 per Deledda. Forse che resta quindi sui 110. non ho capito bene, si è anticipato il press o magari per le braccia in partenza non erano del tutto dritte. Bara carica, Deledda in pedana. Tocca a Roberto Deledda, categoria junior, si scende un po' di età. ...2002 Roberto Deledda, primo tentativo a 115, secondo a 120. Difficoltà un po' qui Roberto Deledda. Vediamo un po'. Sì, Valida, non unanime ma valida. Si è ripreso alla fine. Sì, Sulla 12 per Lacconi a seguire Orto e Lai. sulla sinistra il bilanciere è sceso un po', quindi magari le è costata la luce rossa. Esatto. 122,5 il peso chiamato da Marco Lacconi, che è partito da un 115. Si torna sui senior. Marco Lacconi dell'Atlas Gym. No. Non va. Alzata non valida per Lacconi, il bilanciere va a 122 kg e mezzo, altezza rec 14. Comunque vediamo che per Dettori ci Orto, riproverà a sui seguire 120. Adesso la volta di Daniele Orto, ancora 122,5. Bara carica, Orto in Lacconi pedana. ci riproverà sullo stesso peso. Deledda sale a 122,5, intanto dopo i 120 del precedente tentativo. Era la volta di Daniele Ortu. Deledda intanto 125. Aumenta anche quello di Alessandro Pala nel frattempo, ma seguiamo Daniele Ortu. Buona. Alzata valida. per Orto, il bilanciere va a 127 kg e mezzo, altezza rec 9 per Lai, a seguire Spetto e Cimino. La volta di Andrea Lai che aumenta di 10, da 117,5 a 127,5. Un'alzata che potrebbe portarlo sopra gli 80 punti.
Sì, ha fatto un'ottima prima entrata, quindi Alzata valida per lei. Alzata valida. 130 kg. direi con molto margine ancora. Sì, è andato abbastanza liscio e quindi potrebbe persino decidere per un buon aumento anche Sì, nella terza anche per la terza. Una volta di Spettu che aumenterà di 10 kg la sua prestazione andando a 130. Con un punteggio potenziale di 83,356. Con un po' di fatica e con l'incitamento Spettu ce la dovrebbe aver fatta ed è così. Verdetto unanime per Tommaso Spettu. E adesso la volta dei due junior, Michael Cimino e Davide Serra. Cimino portato il suo carico a 137,5, non siamo lontani dal vecchio ormai record sardo perché è stato già ritoccato da Davide Serra, ma si avvicina a quei 145 Michael Cimino che è stato già protagonista nello squat stamattina, andando a conquistare i nuovi record sardi. E adesso procede con il secondo tentativo. Buona. Anche questa è... Il bilancia arriva a 155 kg, terza altezza 10. Dovremmo essere più o meno sopra i 1200 kg sollevati finora da questo ragazzo tra le prove di stamattina e queste. Sì, E poi stamattina lo squat ha fatto molto bene, forte. Paracarica Serra in pedana. Adesso Davide Serra per i 155, intanto vengono aggiornati i carichi della terza prova. Andrea Lai sale di 7,5 kg, Spettu si è tenuto un po' più basso, appena 2,5 kg in più, da 130 a 132,5. 7,5 kg in più per Cimino che a quel 145 ci vuole comunque arrivare. Sì. Sì, anche qui una buona prova. Altra buona alzata di Serra, 155. Per adesso li conferma la terza prova, abbiamo letto di nuovo 155, decide di non andare oltre Nicola Serra 65 kg, e quindi si torna per la terza prova da Daniele Ruggeri. 2,5 kg in più, 65 kg. Serra va sui 160, non sui 155.
non siamo riusciti a vedere il coefficiente finale che potrebbe Paracarica raggiungere, Ruggeri Padana. ma non dovrebbe superare i 102,075 di Doneddu. In difficoltà Ruggeri, ma ce la dovrebbe aver fatta, vediamo. Sì, Valida. Alzata valida per Ruggeri. ce la fa Ruggeri. 90 kg, altezza rep 14. Chiude bene la sua prova, questo Master classe 62. E adesso si va su un T2, si va su Salvatore Corbo che da 85 prova a passare a 90. Paracarica Corbo in Padana. Salvatore Corbo. Mi cambio. Alzata No. non valida per Corbo. Il bilanciere Fin dalla partenza si è visto che sembrava un po' provato. Sì, poi quando a metà alzata, quando si sale, c'è quel punto critico e lì o lo si controlla o altrimenti il peso ti schiaccia. Ed è quello che è successo. Insomma. Adesso Paracarica Jacopo Meloni sale di 10, si va a 95. Categoria junior. E anche alzata qui non valida per Meloni. Il bilanciere va a 112 kg e mezzo, altezza rep 13. chiude con un 53,652 Meloni. Ha fatto qualcosa in più Corbo, ma non è la stessa categoria ed è forse anche per questo che il punteggio di Corbo risulta essere un po' più alto. E adesso la volta di Addis 112,5. Prova a ritoccare di 5 kg il suo score Mattia Addis. E anche qui insomma la fatica delle prove precedenti inizia a farsi sentire. Beh, in terza prova A 112 kg e mezzo. Giacchettino. 117 kg e mezzo, altezza rep 10 per Marras, seguire Capitani e Dettoni. Punteggio finale di Addis 70,198. La prova che fa Fede sono i 107. Paracarica Marras in Padana. 5. La volta di Gabriele Marras, categoria M3. Gabriele Marras 117,5 forse buona. ci siamo, i master che si fanno valere. 120 kg. Gabriele Marras classe 72 si presenta come atleta indipendente.
Era la volta di Massimo Patitoni che sale considerevolmente. Patitoni Tenta un 120. Lo so, ma già devo 120. Deve salire. O vi fai 120 quando te l'annullo oppure sali. Però loro vogliono stare tranquilli, sicuro vogliono stare. Sì, Patitoni, un po' sofferta ma alzata valida condotta in porto, come si il bilanciere dice. resta a 120 kg, altezza rec 8 per sì, Dettori. lì è stato bravo a rimanere concentrato e ha continuato a spingere, ha fatto sì che il bilanciere continuasse a salire. Quando la testa guida tutto, insomma. Eh sì, è un fattore mentale alla fine. Bara carica, Dettori in pedana. Patitoni chiude a 74,820 con la terza prova a 120 kg, così come Davide Dettori. La categoria è la stessa, con questi 120 dovesse portarli a termine, è andata nulla la prova precedente. Dettori chiuderebbe leggermente avanti con 75,816, quindi Dettori sicuramente ha avuto un peso leggermente inferiore nelle operazioni di stamane. Vediamo se Dettori chiuderà bene la sua prova, è un po' a fatica. Sì, però è buono. Alzata E valida chiude per quindi a Dettori. 75,816. Il bilanciere va Alla a volta di 122 Alessandro kg Pala e che mezzo, passa dai altezza 110 10 per ai Pala, 122,5. Belleda. Bilanciere pronto, palla in pedana. che garantirebbero ad Alessandro Pala 78,547 punti. Stavo dicendo che è già adesso. Si sta riscaldando. Entra con Alzata non valida Non per va, Pala. Il Pala bilanciere si resta ferma a 110. Era un salto importante questo, e 12 kg sono tantini da una all'altra. Sì, 12 kg e mezzo. Baracca. L'ha tentata Alessandro Pala, se la sentiva poi, chiaramente la fatica ha preso il sopravvento. E il suo punteggio dunque di 70,532 fa fede la seconda prova a 110. La volta di Laconi non era andato bene sulla seconda prova a 122,5, ci riprova con lo stesso peso. Alzata nulla per Laconi. Non va neanche stavolta. 125 kg, altezza E quindi la prova finale, la prima, quella da 115, un punteggio finale di 73,324. Adesso tocca a Deledda che sale di 5, dai 120 va a 125. Bara carica delle banane. Il giudice dice di no, anche un altro. Non è stato un verdetto unanime. Credo che non abbia rispettato il press a questo punto, perché l'alzata era anche veloce. Deledda si ferma dunque a 120 con un punteggio finale di 75,744. Per ora la miglior prestazione dovrebbe essere quella di
Marras come punteggio 76,211. Relativamente ai junior quella di Deledda resta comunque la migliore. Per quanto riguarda invece i senior, avanti a tutti dovrebbe esserci Davide Dettori, ma Ortu potrebbe effettuare il sorpasso sollevando 127,5 kg, 5 in più dalla precedente prova e un potenziale di 79,496. Ma non va e quindi qualcosina in meno nel punteggio finale. Vale il 122,5 della precedente prestazione, che vale un 76,379. Resta una ottima prestazione. Adesso la volta di Tommaso Spettu, che dopo aver portato 10 in più tra la prima e la seconda adesso ha un atteggiamento un po' più prudente. Sì, è stata una chiamata più pragmatica. Insomma, proviamo a portare il risultato a casa. Non va neanche la prova di Spettu, che forse aveva capito di aver dato praticamente tutto precedentemente, ci ha provato comunque ad aumentare sensibilmente, non è andata. E quindi la sua prestazione si chiude a 130 kg con 83,356. La volta di Andrea Lai, 135 kg, un aumento importante, 7,5 kg in più rispetto ai 127,5, addirittura se andiamo tra la prima e la terza c'è una bella forbice, 17,5 kg in più. Sì, però anche seconda prova ha dimostrato di controllarli perfettamente, quindi vediamo un po' questa terza come va. È andata dai gatti. Prendiamola forse. Porta su Andrea Lai, vediamo il verdetto. Sì. Alzata valida. Il bilanciere va a 85,212 punti e 135 in chiusura, niente male, soprattutto perché c'è stato un bel aumento progressivo. Sì, sì, è È partito un po' più basso, però nell'arco delle alzate è aumentato tantissimo. Adesso la volta di Michael Cimino che prova, se non altro, a eguagliare il precedente record sardo, sarebbe comunque già un risultato davvero importante. Per la categoria junior 82,5 Michael Cimino va in pedana per la settima volta, considerando anche la quarta prova per ritoccare ulteriormente il suo record. Sì, anche questa è buona, buona, una chiusura con margine. 60 kg, altezzare 10. 145 il punteggio sui 92,365. Adesso la volta di Davide Serra che tenta il 160. Siamo sempre nella categoria junior, il punteggio finale, qualora dovesse essere valida questa alzata, sarebbe di 99,344, sarebbe il punteggio più alto degli junior, ma resta invece il punteggio più alto di Doneddu tra i senior di 102,75. Vediamo il tentativo di Davide Serra.
non va. Peccato, no? Non va. Si tiene il 155, che comunque Un'ottima gara è un comunque. risultato importante. Il suo punteggio è 96,240. Comunque si chiude questo flight 7. Ma Cimino può provare a eguagliarlo. 155,5, vediamo se Serra può rilanciare, forse no. Non credo perché ha fallito la terza Ha prova. fallito la terza prova, quindi non può rilanciare. Cimino prova a prendersi anche questo di record con 155,5. È l'ottava volta che questo ragazzo sale in pedana. Sono quasi 600 kg, insomma siamo sui 555 Il bilancio più o era meno 155 kg complessivi solo della prova su panca, perché poi ci sono quelli della prova squat di stamattina che erano quasi 1000. Sì, perché poi lui ha fatto anche stamattina 4 prove Sì, e non sono poche. non sono poche, insomma stasera servirà un po' di riposo, ma poi Cimino comunque chiude oggi la sua gara perché non parteciperà domani alla prova degli stacchi. E quindi questo diciamo che è un ultimo sforzo, un ultimo importante sforzo. 155,5 si va per il record sardo, ritoccando di mezzo chilo quello stabilito da Davide Serra. Chiaramente servirà un po' di attesa prima di questo tentativo.
Dana. E rientriamo con Michael Cimino che va a tentare il record sardo, una sorta di sorpasso all'ultima curva, sta tentando lo junior 82,5, classe 2004, quindi 21 anni. Sì, anche giovane. No, il record resta a Davide Serra. Sì, ci ha provato. 155, ci ha provato Michael Cimino, tentato il sorpasso finale, ma comunque nulla toglie a una prova gigantesca, insomma 8 alzate in un giorno praticamente tra mattina e pomeriggio, record su record nello squat, qui l'ha solo sfiorato, ma comunque una grande prova. E siamo al flight 8, tra poco andiamo a elencarli, mentre sì, Marco poi tornerà a raccontarci di come si allontana per un attimo e poi sarà ancora con noi. Andiamo a vedere, allora inizierà Victor De Gosciu, poi a ruota Stefano Scanu, Mario Lampioni, Roberto Usai, Paolo Augusto Zedda, Lorenzo Spanu, Giovanni Lai, Giuseppe Manca, Jacopo Mocci, Giuseppe Frontedo, Stefano Congiatu, Daniele Polese, Daniele Pusu, Domenico Di Rosa, e forse l'elenco non si esaurisce qui, ma adesso per un attimo avevamo visto qualcuno sotto, ve lo diremo nel corso del nostro racconto. Daniele Polese, Domenico Di Rosa. Iniziamo da Victor De Gosciu, il record è piuttosto lontano perché sono 177,5 kg, categoria senior 90 kg. Victor De Gosciu lo abbiamo visto anche stamattina nello squat. In questo primo tentativo andrà a sollevare 100 kg. Valida la prima alzata di Victor De Gosciu e quindi siamo a Stefano Scanu, 105 kg. A seguire Mario Lampioni che può andare già per il record della categoria T2 fissato a 102,5. Lampioni andrà subito a fare un tentativo per abbattere questo record sollevando 105, ma prima con lo stesso peso Stefano Scanu. Tanto De Gosciu alla seconda prova solleverà anche egli 105 kg. Va Scanu. Buona alzata di Stefano Scanu. E adesso Mario Lampioni per il record. Paracarica, Lampioni in pedana. Abbiamo Lampioni. ...105 kg per Mario Lampioni del Power Club Luogo Santo. Dovrebbe essere valida, così è. E quindi nuovo record sardo per questa categoria, ottenuto da Mario Lampioni, giovanissimo, appena 16 anni.
E adesso tocca a Paolo Augusto Zedda, categoria senior, inizia da 110 kg. Alzata veloce e valida per Zedda. E adesso conosciamo in pedana Roberto Usai, gareggia solo su questa specialità, sulla panca, e cerca il record master fissato a 105 kg. Usai va a tentare subito i 112,5. Primo tentativo per Usai. Verdetto Alzata non valida. unanime, alzata non valida quella di Usai, quindi primo assalto al record che non si concretizza. Tanto Lampioni proverà a ritoccare il suo record a 112,5, mentre la volta di Lorenzo Spanu, categoria junior, 90 kg, 125 per il suo primo tentativo. A seguire sarà la volta di Giuseppe Manca, che stamattina ha fatto entusiasmare il pubblico con grandi prestazioni nello squat. Intanto seguiamo la prova di Lorenzo Spanu. Prova nulla, è andata praticamente sui sostegni del bilanciere. Intanto Usai ci riproverà con i 115 al secondo tentativo, aumenta il peso di 2,5 kg. La volta di Giuseppe Manca. Barra carica, manca Giuseppe in pedana. Viene chiamato in pedana Giuseppe Manca, 130 kg per cominciare, record abbastanza lontano, magari non irraggiungibile ma comunque abbastanza lontano, 177,5 a fronte di un ingresso a 130 impeccabile. Verdetto unanime chiamato prima dal pubblico e poi ovviamente dalla giuria, che è quello che conta di più. Poi la volta di Jacopo Mocci è la stessa categoria, sempre 130 kg. Jacopo Mocci tenterà di sollevare 130 kg su panca in questo suo primo tentativo. Alzata valida. Barra 140 kg, altezza 12. Siete pari frontelli. Alzata valida per Jacopo Mocci. Adesso è la volta di Giuseppe Fronteddu, categoria T2, 90 kg, proverà a sollevare 140. Giuseppe Fronteddu, appena 17enne, Powerlifting Team Sardegna, classe 2008. Vediamo come se la cava su panca. Fronteddu dovrebbe essere buono.
Si accendono le luci bianche, verdetto unanime per Giuseppe Fronteddu. Si prepari Congiatu. La volta di Stefano Congiatu, saliamo di peso a 145 kg, la categoria è junior. Barra carica, Congiatu in pedana. Stefano Congiatu è del 2003. Ed è in forza la Body Sport di Orani. (145). Non va il primo tentativo di Congiatu. Prova non valida. Prova non valida. 145 kg, stessa altezza. In pedana Polese. E adesso la volta di Daniele Polese. Stessa altezza, stessa categoria, sempre junior. Daniele Polese va per i 145. Qui non siamo lontani dal record, che è di 157,5, e quindi progressivamente ci si potrebbe anche arrivare. Daniele Polese, anche lui del 2003, della Atlas Gym. Il bilancio regà, 140 valida per Polese. Alzata valida per Polese, 47 kg e mezzo, che potrebbe per persino avvicinarsi. Adesso la volta di Daniele Puddu, master. Barra carica, Classe 81 M1 di categoria. Daniele Puddu, categoria 100 kg. Siamo davvero in prossimità del record, ma appena sotto. Il record di questa categoria è 150 kg. Daniele Puddu andrà a caricare 147,5. Ci siamo, sì. Record avvicinato, 147,5 per Daniele Puddu, e quindi si avvicina notevolmente al record. E adesso la volta di un senior, Domenico Di Rosa, senior 90 kg, 155 la sua prima prova. Qui siamo già più lontani dal record. Mentre intanto passano in rassegna i secondi tentativi, stanno iniziando ad aggiornare la seconda colonna della prova. Congiatu, che ha avuto prova nulla, ci riproverà sui 145. Fronteddu, dopo aver eguagliato il record, tenterà di superarlo, e la stessa cosa proverà a fare Puddu, che il record l'ha avvicinato e adesso cercherà di superarlo. Mentre Di Rosa intanto al suo primo tentativo è valido, Marco. il bilancio regà, 180 kg, 150. Ha messo i 155 Di Rosa e adesso Credo che vada per i 160 adesso, ha fatto va per i un'ottima alzata. 160. E Moracini ha già in mano il record, cercherà di superarlo ampiamente con 180, ha già dichiarato anche la seconda a 190, ma intanto c'è da fare la prima, ed eccolo Alessandro Moracini.
Vamo Raccini si prende l'applauso dell'auditorium, gran bella prova, record ritoccato. L'ha sparato in cielo questi. Sì. 180 kg sono letteralmente volati e infatti è entrato talmente in fiducia che al prossimo giro andrà per i 200. Il bilancio era 105 kg. Adesso si ritorna su pesi un po' più leggeri con De Gosciu 105, cercherà di ritoccare di 5 kg la prova precedente Victor De Gosciu. Bara carica De Gosciu in banana. Deve avvicinarsi molto al microfono, molto. Ok, aspetta che finisca, probabilmente è un difetto che fa. Nel frattempo non puoi alternare. Ah, non frega. Fregatene, sta andando comunque. Ciao. Via Luigi di avvicinarsi. Se ho capito bene è l'atelier della sorella di Maria Dore. Non so se Alzata valida per De Gosciu. Alzata valida, verdetto unanime, ma comunque alzata valida. De Gosciu ritocca il suo score portandolo a 105, 62, 769 di punteggio. Adesso Stefano Scanu, anche lui 5 kg in più, da 105 si passa a 110. Stefano Scanu è un master, classe 84, concorrerà in tutte le discipline. Tanto De Gosciu al terzo tentativo andrà a 112,5. Buono il tentativo di Stefano Scanu. Adesso la volta di Mario Lampioni che cercherà di ritoccare il record dei T2 categoria 100 kg andando a sollevare 112,5, 7 kg e mezzo in più rispetto al primo felice tentativo che l'ha portato a ritoccare il record sardo di categoria. sono andato mai da sì. Poi ritorno. Alzata valida per Lampioni, quindi record ritoccato a 112,5. Adesso sempre a caccia di record Roberto Usai, Master 5, 115 kg, non era andato bene il tentativo a 112,5. Bara carica Usai in banana. Classe 64 Roberto Mario Usai. Dovrebbe essere buona questa. Stavolta è buona, quindi nuovo record per Roberto Usai a 115. Seguire Spano e Mocci.
Bilanciere carico Zera in Podana. Usai del Power Club Lula, la volta di Paolo Augusto Zedda che è abbastanza in fiducia, è partito da un 110 adesso sale a 120, è andata, Ottima prova. 120 per Paolo Augusto Zedda. Adesso si torna sulla categoria junior. Lorenzo Spanu non era andato bene il primo tentativo a 125, Spanu rilancia a 132,5. Bilanciere pronto. Spano in Podana. (132,5) che è anche il peso dichiarato da Zedda per la prossima prova, sale addirittura di 12,5 Paolo Augusto Zedda. Vediamo Spanu. No. No, non va. No. C'è. Resta a 0 Lorenzo Spanu. È concesso di rifare la prova. Sì, evidentemente c'era un problema col rack. È andata, verdetto unanime, 132,5 per Lorenzo Spanu, 78 e 188 il suo punteggio. La volta di Jacopo Mocci. Si porta da 130 a 135. Andiamo Mocci, è un po' a fatica però poi sembra essersi ripreso alla fine, no. Però è partito prima del comando. Ah, ecco. Stava dicendo start, è partito subito. Quando è così devi aspettare che il comando, il giudice l'abbia scandito del tutto. Una incomprensione da questo punto di vista, un gesto anche di stizza di Jacopo Mocci che resta al suo tentativo da 130. Adesso la volta di Giuseppe Manca che aumenta di 7,5 kg rispetto al 130 con cui è partito. Valido 137,5. E adesso Frontello va per il record, lo aveva eguagliato nella prima prova e adesso va per i 145. Altro record dunque per la categoria T2 90 kg di
Giuseppe Fronteddu, A seguire 145, Congiato adesso ci riprova, dopo la prova nulla carica, Congiato in pedana. proverà nuovamente a sollevare 145 kg e uno junior categoria 90. A seguire Daniele Polese che tenterà invece di sollevare 152,5 avvicinandosi al record. (152,5) che è quello che proverà a sollevare Fronteddu all'ultimo tentativo. Va Congiato, stavolta è buono, quindi 145 per Stefano Congiato, 87,058 il punteggio. Questa è la volta di Polese. Al momento il punteggio più alto ce l'ha Giuseppe Fronteddu del T2, 89,380. Potrebbe ritoccare questo dato proprio Polese con 152,5, un aumento considerevole rispetto alla prima prova. Bilanciere carico, Polese in pedana. Scappate dalla cocco. Posso venire a bene con quelli 32? Giusto, non una pacchetta. Molto buoni. Polese va a 152,5, quasi a 90 di punteggio. Vediamo se poi nell'ultima manche si concederà un ulteriore aumento. 152,5 anche per Daniele Puddu, M1, e va per il record sfiorato nella prima prova, 147,5. Adesso con 152,5 potrebbe superare l'attuale record che è a 150. Buona. Il record superato per Daniele Puddu, 152,5, nuovo record sardo nella categoria M1 100 kg. Tanto Polese andrà per i 158. Sì, una chiamata da record. Altra chiamata da record per superare di mezzo chilo il record precedente della categoria Junior 90 che è di 157,5, quindi vedremo nella terza prova se potremo chiamare un altro record ancora, mentre già guadagnato la pedana Domenico Di Rosa, 160 kg, categoria Senior 90. Alzata lenta ma efficace, Domenico Di Rosa, 160. Adesso Moracini, Controllato bene il movimento, è rimasto solido. adesso Moracini tenta un più 20, ben 20 kg in più, 200 per questa seconda prova. Il record è stato già polverizzato dall'atleta di Lula. Bara carica, Moracini in pedana. 200 kg.
più 20 e un punteggio finale per questo M1 davvero importante, categoria 110. Ha faticato di più, ma erano anche 200 kg. Sì, è arrivato, sì, il verdetto è favorevole. Dobbiamo anche considerare che ha fatto un salto di 20 kg. 20 kg. E adesso si accontenta di un 210 per l'ultima prova, ma davvero incredibile. Ha tardato a dargli. Me lo stavo chiedendo. Me lo stavo chiedendo. 205 è stato aggiornato. Sì, una chiamata. L'ultimo tentativo cercherà di fare qualcosa in più, ma in ogni caso 200 vanno più che bene. Victor Degosciu, si ricomincia, terza prova, un buon salto da 105 a 112,5. Abbiamo fatto tutto anche nella mia Questo dovrebbe essere l'ultimo, intanto è sicuramente l'ultima prova di quello che dovrebbe essere l'ultimo flight per oggi. Sì, questo è l'ultimo. Panca uomini, domani riprenderemo con la panca donne e poi gli stacchi uomini e donne che andranno a chiudere questa 2 giorni dedicata al powerlifting organizzata dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association, campionato nazionale sardo di powerlifting sugli schermi di Directa Sport Live TV. Terza prova per Victor Degosciu. Prova Degosciu un po' sofferta, vediamo un po'. No, non va. Il bilanciere magari è sceso un pochino nei lati. Non valida per Degosciu, il bilanciere va a 120 kg, alzare il 15. E quindi Degosciu si ferma a 105 con un punteggio di 62,769. Intanto il punteggio ottenuto fino a questo momento da Moraccini è 110,905, che è il più alto fatto registrare finora. Bilanciere carico. E credo che solo Moraccini potrà andarlo a ritoccare. Arbitro. Bilanciere carico, scalo in pedana. Stefano Scanu tenterà un 120, 10 kg in più dell'ultimo tentativo. E un potenziale di 68,964 qualora l'alzata dovesse andare a buon fine. Non va. Tiene il 110 Scanu, 63,217 di punteggio. E ora è la volta di Mario Lampioni che cercherà di ritoccare il suo record a 120 e se dovesse riuscirci poi avrebbe diritto anche a un ulteriore tentativo per portare in avanti il suo record categoria T2 100 kg.
niente da fare. Mario Lampioni si tiene comunque il record a 112,5 e un punteggio di 62,381 con il record sardo comunque in tasca. Sì, in questo caso non può neanche chiamare la quarta perché ha fallito la terza, però insomma è sempre un record. È sempre un record. Record che proverà a ritoccare anche Roberto Usai, M5, categoria 90, per il classe 64 in forza al Power Club Lula. Il record lo ritocca, va sui 120 e quindi avrà diritto anche alla quarta prova. Roberto Usai per adesso il punteggio è 71,160. Paolo Augusto Zedda si sta prendendo un bel aumento, insomma dal primo tentativo al terzo passano 22,5 kg. Si sente particolarmente in fiducia Paolo Augusto Zedda, categoria senior 90 kg. Non va, si ferma a 120 e chiude qui la sua partecipazione a questo campionato nazionale sardo. Non parteciperà agli stacchi domani. Paolo Augusto Zedda, comunque un'ottima prestazione, 120 kg, 71,016 il suo punteggio. Aveva partecipato anche alla gara di squat stamattina. Tocca a Lorenzo Spanu, prova a ritoccare il suo score a 137,5. È andata a 137,5 per Lorenzo Spanu e 81,139 di punteggio. Si sale un po', sale a 140 Jacopo Mocci, che aveva un po' contestato la prova nulla sui 135, era la sì, questione legata allo start. Adesso Mocci torna in pedana per i 140. C'è da dire che anche l'ascolto dei comandi richiede una certa concentrazione, quindi non è inusuale che magari a volte si sbagli qualcosa. Quando sei sotto carico, sotto stress, anche ascoltare la voce dell'arbitro, insomma, richiede attenzione. Il tanto allenamento che si concentra poi in pochi secondi di gara, conta davvero gestire anche l'emotività del momento. Questo è già nulla. Anche qui è partito subito. Sì, forse una gestione dell'emotività, ecco, sempre quel momento, forse non si sentiva abbastanza tranquillo già dall'episodio precedente. Lo so, la testa fa tanto. Paracarica manca in pedana. Si ferma dunque sul 130 del primo tentativo la gara di Jacopo Mocci, 76,934 il punteggio finale. Adesso Giuseppe Manca, leggero ritocco da 137,5 a 140. Si è concesso un piccolo aumento
un po' come a conoscere dei limiti, magari sapeva anche di essere stanco e ha deciso di non forzare troppo. Sì, no, ma era un'alzata... i chili sono saliti veloci, controllati, è un'alzata perfetta, si può dire. Magari ci stava qualcosina in più, però... 84.826, il finale di Giuseppe Manca, mentre Giuseppe Fronteddu prova a ritoccare ancora il suo record da 145 a 152. Categoria T2, 90 kg. Sale l'incitamento, peccato. Ma non va, non va. Non valida per Fronteddu. Il bilancia È mancato lo sprint finale. Eh sì, fino a metà tutto bene, poi... Mangiato a seguire Budu e Polese. E quindi insomma, però rimane il record di 145, 84 e 985 il risultato finale. E adesso la volta di Stefano Congiatu che il record lo avvicina, 152,5 a fronte del record che è 157,5. Magari Congiatu è rimasto un po' penalizzato dalla prima nulla, ha ripetuto 145. Per andare al record bisognava fare un salto davvero considerevole, perché sì, dovevamo ritoccare almeno di una quindicina per superarlo. Va bene, basta. Sì, una quindicina. Però questo dovrebbe essere valido. Sì. No, record avvicinato in una prossima occasione. Sì, anche una buona alzata, perché poi c'è anche un po' di margine. La volta di Daniele Puddu, che può ritoccare il record M1 100 kg, Bara carica, Puddu in modello. 155. In caso di alzata valida avrà diritto poi a un'ulteriore prova per ritoccare il suo record. Va. Sì, prova valida. Il bilancio va a 105. Daniele Puddu potrà provare anche la quarta prova. Intanto il record è ritoccato a 155. Dovrà fare altrettanto Daniele Polese sulla categoria Junior 90. Il suo tentativo va a 158. Dovrà abbattere il record che per ora è di 157,5. Daniele Polese, 158 altezza Atlas Gym, 14. classe 2003. È record, è record. Punteggio di Puddu per ora segna 85,870. Quello di Congiatu supera i 90, 91,561. Non c'è il record, ma c'è un punteggio particolarmente alto. Andiamo su Polese che otterrebbe il record e un bel 92,920 di punteggio, se tutto dovesse andare bene.
tira su nel giubilo dell'auditorium Daniele Polese. Sì, lì è stato 158. È stato bravo a tenere il bilanciere fermo e continuare a spingere e il bilanciere ha continuato a salire. E anche lui potrà andare anche a ritoccare il suo record con la quarta prova. Lo farà anche con Giatu che va per il record a 158. Pudu tenterà di ritoccare la sua prestazione a 160, tra poco uscirà anche il dato di Polese, ma nel frattempo c'è Di Rosa a 165 e la possibilità di chiudere a 98 e 340 come punteggio. E poi andrà a chiudere Moracini, ma seguiamo Di Rosa. Buona, buona. Di cui è stato molto bravo a controllare la salita del bilanciere. Di Rosa sale a 165. Adesso è la volta di Moracini. Tanto con Giatu Bilanciere carico, Moracini in pedana. cerca di raggiungere il record di Polese con i 158. Ci sono manovre al tabellone su questi due atleti che concorrono nella stessa categoria Junior 90, ma seguiamo Moracini poi. Moracini la porta su 205. Alessandro Moracini, categoria M1 110 e 905 il suo punteggio è stato richiamato con Giatu al tavolo. Forse c'è da chiarire la chiamata per la quarta prova, perché siamo a 158. Forse gli viene chiesto di confermare o di ritoccare questa chiamata. Polese al tavolo 158,5 con Giatu che andrà a ritoccare i 158 di Polese, che a sua volta viene chiamato al tavolo forse per ritoccare anche lui i 158 sollevati in terza prova. Insomma, che chiamata ha fatto in quarta prova Polese? Non ancora. A Polese l'hanno richiamato al tavolo forse 159. 159, sì. Si va sul mezzo chilo alla fine. Con Giatu proverà a ritoccare il 158 di Polese e poi Polese andrà sui 159. Quindi con Giatu, Pudu e Polese hanno 3 minuti prima di eseguire la prova, ma dovrebbe esserci qualcuno anche prima.
Io avevo un pilota, avevo posto con la bicicletta, mi sa che... Mi sa che...
Insomma, abbiamo visto i tentativi di Stefano Congiatu che è andata a nulla la sua quarta prova a 158,5. A questo punto Polese ha rinunciato alla sua quarta prova, essendo detentore del record, non essendo stato insidiato il suo record, si è fermato qui. Non è andato anche l'ultimo tentativo di Daniele Puddu, che tiene il suo record a 155, è stato convocato Alessandro Moracini per vedere se la sente di ritoccare il suo 205, ma ci sembra di no, e quindi direi che siamo in chiusura. Marco, un bilancio su queste gare che abbiamo visto tra stamattina e questo pomeriggio? Devo dire, innanzitutto sono stati superati diversi record, il livello sta aumentando, abbiamo visto delle ottime alzate, chili importanti, tante facce nuove, che questa è una cosa molto bella, e anche atleti di vecchia data che hanno dato il loro contributo, diversi master che si sono fatti valere e che ancora tengono duro. È stata una gara molto bella, è stato bello vedere questi atleti gareggiare. E adesso aspettiamo domani per le prossime gare, per gli stacchi e niente. Domani le gare di panca delle donne, poi la gara di stacchi degli uomini e delle donne. In quella degli uomini parteciperai anche tu e ti facciamo ovviamente l'in bocca al lupo. Grazie. E, insomma, ritorniamo domani con i campionati nazionali sardi di powerlifting organizzati dalla Sardinia Drag Free Powerlifting Association. Forse c'è spazio anche per qualche premiazione, magari qualche premiazione di categoria oggi, non certo quelli assoluti, che le cui classifiche le vedremo domani. Vi lasciamo ancora un po' con le immagini, con la cronaca chiudiamo per oggi e vi diamo appuntamento a domani alle ore 10 qui dall'anfiteatro Andrea Parodi di Budoni.